Ragazzi, 11 agosto 2025. Non avrei mai pensato di fare un'apertura così, semplicemente perché ieri 10 agosto 25, ieri pomeriggio, alle 5 ho detto a Cinzia, sai che quasi quasi vado a fare benzina prima, visto che così mercoledì mattina non ci fermiamo al distributore che sta qui a 3 km e non sta neanche di strada, ci vado stasera, faccio benzina così mercoledì mattina siamo in sella e ce ne andiamo. Ieri arrivo sul GS, accendo il quadro funziona un secondo, poi la moto muore. Riattivo la batteria col booster, vado fino al distributore che, ripeto, è a 3 km da qui, velocità moderata, quindi dubito che questi pochi chilometri abbiano potuto fare miracoli sulla batteria. Faccio benzina, riaccendo la moto tranquillamente, la spengo e la riaccendo 3 o 4 volte senza problemi, però sto fatto che ieri, quando sono sceso sotto, la moto non abbia dato segni di vita e insomma non mi avrebbe fatto viaggiare serenamente, nonostante la Yuasa è una Yuasa, l'ho messa circa 18 mesi fa, quando ho postato il video che la vecchia batteria ci avevo fatto circa 9 anni. Morale della favola, mi sono messo sopra internet e ho preso questa batteria al gel, non so come sia, ma so per certo che è l'unica batteria che mi sarebbe arrivata in un giorno. L'ho ordinata ieri, domenica, oggi è lunedì, alle 16:15 mi hanno consegnato la batteria. La vecchia batteria ovviamente non l'ho tenuta sotto carica volutamente, adesso voglio vedere se parte al primo colpo. Ho la vaga sensazione che possa partire. La batteria probabilmente la terrò di scorta perché sono sicuro che avrà ancora una vita lunga, però partire in queste condizioni non me la so sentita. Facciamo il check insieme. Ok, ieri neanche questo segnale dava. La moto è in folle. Ha tentennato un po', ma alla fine è partita senza neanche un minuto di ricarica. Adesso smontiamo la vecchia batteria e montiamo la nuova. Ah, poi ieri sera, ciliegina sulla torta, mi manda un messaggio Giovanni che mi dice: ma hai visto che c'è stato un terremoto in Turchia? Max, ciao, ho appena visto ora su TG La 7 che c'è stato un forte terremoto in Turchia. Guarda un po' se ha interessato le zone dove dovete andare voi, se ci sono stati danni alle strutture su cui andrete a fare appoggio. Va bene? Ciao, un abbraccio. Ciao. Io non avevo sentito per niente il telegiornale perché durante l'orario del telegiornale l'abbiamo trascorsa a trovare questa benedetta batteria. Quindi terremoto, batteria, ma nulla ci fermerà perché un fiume in piena non si può contenere. A few moments later. Voi pensate che la mia giornata è finita qui? No, perché io ho sempre il mio stalker, il mio pusher. Guardate chi c'è, ora ve lo faccio vedere. Guardate chi c'è, lo riconoscete? Ciao, Mitico Eze. non me l'aspettavo. Ezechiele è arrivato con un mezzo leggermente più ingombrante del GS. Grazie Eze, grazie di tutto. Grazie mille. No, ci mancherebbe. Il mio pusher di rondelle per fare i tagliandi. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 13 agosto 2025. La sveglia questa mattina sono da circa le 5. Siamo saliti in sella che erano le 6. Siamo dalle parti di Venezia. A 30 km da Venezia ci sono già 30 gradi. Stiamo facendo un piccolo spuntino, c'è un po' di traffico. Abbiamo fatto circa 300 km. Abbiamo ancora 420 per portare a termine la nostra prima tappa di oggi. Sono le 11:30. Adesso noi cosa faremo? Se andassimo dritto entreremmo in Slovenia dall'autostrada e prevede il pagamento della vignetta. Noi usciamo qui a Padriciano, ci facciamo pochi chilometri di strada normale e poi proseguiamo verso la Croazia. Evitiamo di prendere la vignetta perché per i chilometri che dobbiamo fare è semplicemente una spesa futile, almeno per oggi, perché poi noi ripasseremo qui tra 15-20 giorni e la vignetta è scaduta. Quindi adesso usciamo a Padriciano e entriamo in Slovenia. Eccola qua, questa è la nostra uscita. E sotto un bel venticello entriamo nella prima nazione di questo lungo viaggio, Slovenia. Questa è la frontiera italiana. Qui ci sono dei ragazzi francesi, farsi la foto anche loro. Fra 35 metri saremo ufficialmente in Slovenia. Eccoci qua, Slovenia, go, siamo entrati. Entrati in Slovenia, ne approfittiamo per fare benzina, 1,44 € e lì ci sono delle fantastiche panchine che ci aspettano per il nostro pranzo. Pranzo Cinzia rigorosamente a bordo. Adesso mostriamo tutto quanto. La soluzione ideale all'orario giusto nel momento giusto. Panchina, bar, bagno, ombra.
po' di venticelle. Che c'è oggi per pranzo? Insalata di riso. Tenuta al fresco da un fantastico ghiaccio. E buon appetito. L'immancabile caffè. Café on the road. Le strade che attraversiamo sono anche particolarmente ben tenute, qui c'è un limite di 90, all'interno delle città ovviamente 50, in altri tratti invece 70, però guardate che traffico che c'è. Croazia, questa è la frontiera, border della Croazia, e dalla Slovenia entriamo in Croazia, il viaggio continua. Parco nazionale di Paklenica, qua i limiti sono bassini, siamo dai 60 ai 70 km/h, l'asfalto è perfetto e il traffico commentatelo voi. E questi sono i villaggi che lungo la strada attraversiamo, ce ne sono a dozzine così. Poche case, la chiesa. Siamo ad una ottantina di chilometri dalla fine della tappa di oggi, ci siamo fermati per bere un po' d'acqua fresca perché stiamo letteralmente morendo dal caldo. Per fortuna non abbiamo trovato grosso traffico, ma a punte di 38 gradi. Non ti lamentare tanto. L'anno scorso ci lamentavamo del freddo. Quest'anno del Cavaliere non me ne lamento del caldo perché so dove stiamo andando, so che farà caldo, il caldo mi piace, quindi preferisco il caldo al freddo. Impegnativo un po' perché siamo partiti stanchi dal lavoro, cioè non lo so quest'anno. Un po' cotti, gli ultimi giorni ci è accaduto di tutto e di più. Sì, a fine del video vi racconterò, per ora me li tengo per me, ma forse qualcuno ci sta pensando un po' troppo. Quindi un po' tutto e si fa sentire la stanchezza. Io non vedo l'ora di farmi una doccia, anzi di fare un tuffo, ma per oggi non vedrò non fare nessun tuffo. Fortunatamente tira un vento sostenuto in alcuni punti, quasi pericoloso, ma meglio il vento che quando è fermo. Siamo passati all'interno di un parco nazionale, c'erano 7-8 gradi in meno, spettacolare. Stiamo perdendo per questa stradina tra il nulla e l'addio, strade che piacciono a noi, pecore al pascolo, piena campagna. Adesso stiamo puntando all'aeroporto militare di Zeljiava. Qui i segni sono palesi, questa è la follia umana, questa è la guerra. Ma per fortuna piano piano si stanno ricostruendo le case, non verniciate, lasciate con i mattoni vivi come questa qua, però diciamo che gran parte sono state sistemate. Adesso praticamente è diventata una vera e propria attrazione. Zeljiava Airbase. Alla fine ce l'abbiamo fatta, eccola qua. Ci sono dei chioschetti dove si può consumare da bere, c'è la scaletta. Quello che è rimasto, vabbè, prima non c'era, prima qua era tutta erba, sono andato, adesso ci si può salire sopra. 1, 3, 5, 7, si va su. Come vi dicevo, la polizia vigila qua. La base aerea di Zeljiava, chiamata anche Objekat 505, era una delle più grandi e sofisticate basi aeree militari sotterranee costruite in Europa durante la Guerra Fredda. Si trova al confine tra Croazia e Bosnia-Herzegovina, vicino alla città di Bihać e al monte Plesjevica. La costruzione, iniziata negli anni 50 dalla Jugoslavia di Tito, è completata negli anni 60. 5 piste di decollo-atterraggio collegate direttamente ai tunnel sotterranei e una rete di 3,5 km di gallerie in grado di ospitare fino a 80 aerei, soprattutto MiG-21. Protezione contro esplosioni nucleari fino a 20 kilotoni. Era un punto strategico per la difesa aerea della Jugoslavia e permetteva il rapido dispiegamento di caccia. Stimato in oltre 6 miliardi di dollari attuali, una delle opere militari più costose della regione. La base venne abbandonata durante la guerra jugoslava nel 1992. L'esercito federale fece saltare le installazioni sotterranee per impedirne l'uso. Da allora non è più operativa. I tunnel sono crollati e pericolosi a causa di mine inesplose e instabilità. La zona è diventata meta di appassionati di storia, fotografi urbex e curiosi, ma l'accesso resta rischioso. Siamo arrivati nella nostra guest house. È una casetta in fondo ad una via piccolissima in mezzo alla campagna, semplice ma con tutti in comfort, accogliente. C'è anche una piscina, ahimè siamo un po' in ritardo e quindi non potremmo goderci la piscina perché adesso dobbiamo farci una doccia, andare a fare la spesa per domattina, visto che la colazione non c'era modo di farla, e poi trovare un posto dove cenare. Peccato perché la piscina è molto sfiziosa. Il contesto è in mezzo alla campagna, molto semplice e umile ma molto efficace. Ragazzi, buongiorno. Prima di salire in moto vi dico che stiamo usando questa sacca drying bag. Cos'è? È praticamente un'asciugatrice portatile, passatemi il termine. Questa è di circa 12 litri.
all'interno ci sono due corde come se fossero degli stand di biancheria. I lacci a cosa servono? I lacci servono a far sì che i panni non vadano ad accumularsi sul fondo del sacco, in maniera che lo sventolio agevoli l'asciugatura. Dove andremo ad inserire dei panni umidi o bagnati. La sacca verrà chiusa, sembra una chiusura a velcro con due fibbie, ecco qui. Le fibbie si chiudono in questa maniera ovviamente. La chiusura a velcro e le fibbie garantiscono che all'interno possa entrare aria, quindi asciugare i panni, ma c'è un filtro, quello che avete visto bianco all'interno, non è altro che un filtro che impedisce allo sporco, alla polvere, di entrare dentro la sacca. Quindi avremo dei panni asciutti, probabilmente i panni ovviamente non saranno stirati, come è ovvio che sia. Questo ci consentirà di poter lavare costantemente la biancheria intima, mutande e calzini. Metteremo tutto all'interno e durante la marcia questo sacchetto qui non farà altro che aiutare i panni ad essere asciutti e nello stesso tempo essere puliti. Ovviamente una volta chiuso ai quattro angoli sono presenti dei ganci che permettono l'ancoraggio della sacca. Nel nostro caso la metteremo sul top case, ma potreste metterla tranquillamente su una borsa laterale o ovunque possa prendere aria. Io per comodità metterò questo lato a contatto con il tetto del motocase in maniera che sventolando non sento questi ganci battere costantemente sul baule. Noi l'abbiamo fissato in questa maniera, abbiamo sfruttato gli attacchi del bauletto in maniera che la borsa abbia tutto il tempo di svolazzare. Mettendo i ganci sopra non sentiamo nessun tipo di rumore, il vento va in questa maniera, i lacci sono così, i panni sono stati stesi in questa maniera, diciamo che qui in fondo non dovrebbe arrivare nulla. Oggi lasceremo la Croazia ed entreremo in Bosnia-Herzegovina, la nostra discesa continua. Cinzia fa sempre un check prima di partire, controlla che tutto sia a posto. Com'è? Tutto a posto? Un doppio controllo. Buongiorno comunque, oggi 14 agosto. Abbiamo dormito divinamente, non si è sentito nulla, stanotte ha fatto quasi fresco. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! La dogana della Bosnia praticamente è a circa 4 km da Zeljava. L'airbase è alla nostra destra. Qui in mezzo a questi campi che vedete alla nostra destra è dove sono le piste di decollo, di atterraggio e gli hangar. E tra meno di 4 km c'è il confine. È presto, sono le 8:27, speriamo di non trovare coda. Eccoci qua, questa è la dogana. C'è una decina di macchine davanti a noi, più queste vespe rigorosamente italiane. In un attimo la fila si è allungata, ma ci siamo quasi. Dai. Qui c'è un doppio check, dogana croata e dogana bosniaca, tutte allo stesso punto con due gabbiotti differenti. C'è un po' di coda, soprattutto a entrare in Croazia c'è un mare di macchine. Siamo ufficialmente in Bosnia-Herzegovina. Abbiamo appena superato una bancarella dove vendeva delle pelli conciate. Quindi ragazzi, chi vuole la sella come quella che abbiamo noi, sappiate che in Bosnia, superato il confine, c'è quello che cercate. Stiamo attraversando molti villaggi come questo, silenziosi, ordinati. C'è la sensazione che la vita scorra molto lenta qui. Dopo aver fatto un bel po' di pianura, attraversato dei villaggi con di fianco un fiume immobile, creava degli specchi d'acqua veramente d'effetto. Stiamo arrampicando su questa strada, pendenza 8%. Siamo a un'altezza di circa 720 metri. È meraviglioso, estremamente rilassante guidare in questa maniera perché il traffico è veramente pochissimo. E dovrebbe essere una zona abitata da orsi perché abbiamo visto più segnali che indicavano la presenza dell'orso. Estremamente tanto verde. E tra l'altro, nonostante non siamo altissimi, perché siamo tra i 650 e i 700 metri, la temperatura è semplicemente perfetta, 23-24 gradi. Come direbbe Rocca, si sta come a letto. Siamo dentro una ferramenta della Bosnia. Abbiamo comprato queste farfalline qui. Perché ho comprato queste farfalline qui? Perché una delle cose che ci è successa la mattina della partenza, che si è rotta la parte in plastica che tiene la vite che stringe questo ram mount. Fondamentalmente era rimasto soltanto il dado, quindi ogni volta devo prendere la 10 che ho qui e andare ad allentare, svitare e quant'altro. Allora ho detto, perché non fermarsi in una ferramenta e prendere una di queste farfalline? E così abbiamo fatto. Abbiamo trovato una ferramenta lungo la strada molto fornita e ci siamo attrezzati di tutto punto e si va a vincere facile. Ha svoltato la giornata dentro. Ho visto due scale fuori e ho detto ma proviamo, era comodo anche per girare perché abbiamo dovuto fare un pezzettino indietro e abbiamo trovato tutto. Abbiamo approfittato, ho preso pure una bottiglia d'acqua fresca. Cinzia, occhio di lince. Abbiamo svoltato perché così è molto più semplice, anche quando sei in mezzo al traffico, vuoi cambiare la posizione da 360. Quindi adesso è tutta 360. Per ora attraversare la Bosnia è estremamente piacevole perché è tutto un bosco e tanti tratti sono all'ombra, traffico zero, velocità tra i 70, gli 80 e i 100 km/h, quindi
good. Lungolago, very very beautiful. Manto perfetto, ma soprattutto vista incredibile. Pieno zeppo di aree picnic, alcune con tavolini e barchette in vista, very very beautiful. Si è fatta una certa, quindi siamo fermati per fare benzina e ne abbiamo approfittato per farci 2 cornette. Viste le temperature hot, acqua fresca c'è a bordo. Ci faremo anche un cafecito, con un colpo solo abbiamo fatto tutto quanto e il viaggio continua, non resta che aspettare. Ma che ne sanno quelli che vanno ai bar? Mi avrebbe preferito 1000 volte il bar. Il bar in Italia però. In questo momento è un incubo, sono 37-38 gradi e c'è un traffico, una coda esagerata. Spero che finisca presto. Fare gli ultimi chilometri per arrivare a Sarajevo. Si prende l'autostrada, ok. Mettiamo dentro e si va, go. Siamo quasi felici di farla perché fa veramente caldo e fino ad ora abbiamo fatto tanto di quella coda che la metà basta. Go, si va. Non c'è nessuno qui al castello di Sarajevo, ragazzi. Una cosa positiva di Sarajevo è che c'è l'onda verde. Di contro il traffico che c'è non ve lo dico neanche. Ed sono appena le 15 di giovedì. Vediamoci qua un attimo. Sta qui la struttura. Com'è sta struttura? Perfetto, voto 10, tutto, frutta, caffè, biscottini, frigo, acqua dentro, qui c'è il bagno, struttura very very beautiful e ciliegina sulla torta. Siamo a pochissimi centinaia di metri dal centro. Chi viene ospitato in questa struttura ha il posto riservato, quindi la moto è praticamente di fronte casa. Lì c'è la moto, questa è la struttura e adesso andiamo a scaricare tutto quanto. Com'è la roba dentro? Vediamo un po'. Secondo me più che sia asciutta avrà preso fuoco con le temperature di oggi. Se asciutta è un problema. Più che altro ci interessa se è pulita la roba, che è asciutta, è sicuramente asciutta. Bollente. Bollente e pulito, perfetto. Quindi diciamo che il sacco fa il suo lavoro. Ma poi col caldo, dai, col caldo di oggi. No, ma l'importante è che non sia passato lo sporco, però vedo abbastanza pulito. Go! Doccia e via, dai. Sarajevo ci accoglie con un cielo limpido, come se volesse offrirci un sorriso dopo anni di pioggia. Le piazze e le vie vibrano di vita, profumi di spezie, voci che si intrecciano, sguardi che raccontano storie. La città è un incontro di opposti. Da un lato le viuzze antiche, strette e colme di bancarelle, dove il tempo sembra essersi fermato. Dall'altro ampi viali moderni, vetrine scintillanti, insegne che raccontano la sua rinascita. Poi, improvvise, appaiono le rose di Sarajevo, ferite d'asfalto trasformate in fiori rossi, nate dai crateri dei mortai e rese eterne dalla resina. Sono cicatrici che sbocciano, ricordi che non appassiscono mai. Eppure il peso della guerra resta palpabile, nelle bancarelle si trovano bossoli trasformati in souvenir, elmetti e mimetiche che parlano ancora di quei giorni. Persino i giocattoli dei bambini spesso portano l'eco di un passato che non vuole tacere. Sarajevo è questo, dolore che diventa memoria, vita che sboccia ostinata tra le crepe, un cuore che batte forte nonostante tutto. Tra l'altro il proprietario della struttura, vedendo la moto, mi ha detto piuttosto che lasciarla lì al posto riservato, senti a me, vieni a metterla dentro casa, va, che è meglio. Stasera kebab, patatine, pane e buona cena da Sarajevo. Buongiorno Dima, buon Ferragosto. Buongiorno, buon Ferragosto. Ragazzi, qui è dove abbiamo lasciato la moto questa notte. Il titolare mi ha fatto la cortesia di lasciarla qui. Adesso mettiamo in moto e cerchiamo di fare il meno rumore possibile. Sono le 7 di mattina. La mia aiutante Cinzia qua che... Grazie. Ok, sali e andiamo alla struttura. Oggi si lascia la Bosnia-Erzegovina per entrare in Bulgaria. Un'altra tappa di avvicinamento estremamente
impegnativa. Il navigatore mi dice che ci vogliono circa 9 ore, però c'è una dogana da passare e c'è l'incognita traffico, che in alcuni tratti è veramente importante. Lasciamo Sarajevo alle 7:15 di mattina. Sarajevo per fortuna è stata molto veloce, semplice e snello questa mattina. Comunque sveglia abbastanza frizzante, ci sono 12 gradi, senza vista qua. Abbiamo approfittato di fare benzina prima di abbandonare la Bosnia, perché qui in Bosnia la benzina costa con il cambio più o meno 1,15 €, 1,20 €. Questa è la dogana tra la Bosnia e Erzegovina e la Serbia. Adesso sono rimasto con la telecamera accesa, spero che non si accorga niente nessuno, non la riesco neanche a spegnere. Stato poc'anzi era la dogana della Bosnia, questa è la dogana serba. Adesso però mi sa che devo spegnere tutto qua. In dogana per la prima volta ci è stato chiesto la patente di guida. Adesso siamo a 200 metri dalla dogana e qui c'è una strada a pagamento, probabilmente è un parco. Adesso pagheremo. Morning, ok. Ok, thank you, bye bye. 200, dopo vedremo con il cambio. Go, fila. Oggi la cosa che sicuramente non potremmo dire di non aver fatto sono le curve. Oggi curve a go-go, non finiscono più. La strada è meravigliosa, degli scorci pazzeschi, le nuvole corrono perché in alcuni tratti il vento è abbastanza sostenuto, quindi il sole va e viene. Ecco che stiamo attraversando, si chiama Tara National Park, ecco perché c'è il pedaggio di questa strada qui. Siamo ancora in Serbia e stiamo costeggiando questa diga artificiale. Ci sono delle casette dall'altro lato del laghetto e dei piccoli porticcioli molto graziosi. Meriterebbe di certo una dronatina, ma non abbiamo neanche il tempo per andare in bagno oggi. Si è fatta ora di pranzo, siamo a 300 km dalla struttura. Cinzia è entrata qui dentro a chiedere se è possibile pagare con la carta, perché abbiamo soltanto moneta elettronica, non abbiamo altro. Da come mi fa segno è possibile. Abbiamo trovato il cibo. Il supermercato è molto rustico, è molto alla mano, c'è molto caos all'interno, gli scaffali non ci sono, in realtà la roba è ammucchiata, ma probabilmente a quello che ci serve. Cinzia è andata a comprare qualcosa, io sto tenendo d'occhio la moto e tra un po' pranzeremo. Letteralmente un pranzo on the road. Tra l'altro oggi nella drink bag abbiamo esagerato, abbiamo messo 2 paia di calze, il telo di Cinzia, un boxer, pantaloncino e una maglietta. Quando arriveremo vedremo se sarà tutto asciutto. Ho preso la frutta Yogurt, frutta e basta. Poi altro, c'è altri, c'è vabbè, i gelati. vabbè, leggeri. Però siccome i gelati li abbiamo mangiati ieri. Yogurt e frutta, ottimo. Prendi il coltellino, tagliamo la frutta, siamo a posto. Sfogliati magari, Tra l'altro forti. C'era casino dentro. Sì, c'era gente per fermarci. Voglio dire che sono esausta, che non vedo l'ora di arrivare perché mancano solo 300 km. Oggi è impegnativa la questione. Il vero caffè on the road. Sperando che ci tiri un po' sul morale, perché oggi ne abbiamo bisogno. Oggi è very strong la questione. Oggi è dangerous, come dici tu. Very dangerous. Si prosegue. Adesso siamo in mezzo al traffico, ma non vogliamo, non ci credo. Forse ci riusciamo ad entrare in autostrada. Prendiamo il biglietto e iniziamo. Ma infatti adesso è giusto qua. Ci siamo, dai. Come dire che siamo sulle autostrade serbe senza dirlo. Siamo in autostrada, questa mattina ho dimenticato di prendere il Supradin. Allora, visto che i porracci tengono l'acqua molto fresca, Cinzia ne approfitta per fare un salto in bagno, io mi prendo il Supradin e si prosegue. Oggi è la tappa di trasferimento sicuramente più dura di tutta quanta la discesa, verso Istanbul. Domani sarà secondo me meno strong di oggi. Lo sai che tu vuoi vedermi morta? Ma non mi avrai mai. Questa giacca Super Adventure di Dainese è veramente una bomba. Inevitabilmente il passaggio dell'aria mi si riduce notevolmente per via dell'airbag, ma è di una traspirabilità, un passaggio d'aria infinito, tutta quanta completamente sfoderata e pazzesca. È veramente, come dice il nome, Super Adventure, ma soprattutto super. In strada ci possiamo lamentare di tutto, tranne che del traffico. 60 km per Sofia e meno di 1 chilometro per il border. Il navigatore mi mette che arriviamo per le 6:15, 18:15, ma in realtà c'è il fuso orario, c'è un'ora di fuso. La dogana bulgara ci sta facendo attendere un po', c'è un po' di coda.
Probabilmente l'orario sono circa le 5:30. Per venire in Bulgaria ricordatevi che le moto non pagano l'autostrada. Gli altri mezzi, chi paga la vignetta, chi paga contanti, ma la moto ha un pedaggio assolutamente free, gratis. Tips. Stiamo praticamente entrando a Sofia. A questo lato qui l'asfalto è tutto quanto ondulato perché i mezzi pesanti hanno fatto dei veri e propri canaloni e dall'altra parte c'è una coda interminabile di gente che sta uscendo da Sofia. Sono le 18:35 ora locale. Adesso faremo benzina e facciamo il check-in. Facciamo benzina adesso così domattina siamo già pronti per scappare da qua. Sofia è un po' caotica, il traffico è abbastanza selvaggio e la nostra struttura. La moto sarà qui, questo è l'hotel dove alloggeremo, è praticamente in centro. Adesso scarichiamo, doccia, cena e facciamo un rapido giro per Sofia che tra l'altro abbiamo già visitato negli anni passati, siamo in aereo. A domani, oggi è stata una tappa veramente faticosa. Ragazzi, buongiorno, 16 agosto 25, sono circa le 7:05 in questo momento, stiamo lasciando Sofia. Diciamo che la viabilità è ottima, la struttura dove eravamo semplice, spartana se volete, ma ha due cose estremamente comode. Innanzitutto la vicinanza al centro, eravamo praticamente a 100 metri dal centro, cosa fondamentale per noi, parcheggio moto incluso, trovarlo non è scontato, abbiamo speso circa 20 euro a testa, quindi molto good, il viaggio continua. Siamo a circa 100 km dal confine e praticamente l'autostrada è diventata deserta, pochissime auto, qualche camion, si viaggia divinamente. Bye Bulgaria, ci vedremo tra qualche settimana. Siamo in coda a Dogana bulgara, una bellissima giornata di sole, c'è un po' di coda, sarà che è sabato, ma diciamo che per ora la coda sta scorrendo abbastanza velocemente. I camion hanno la loro linea e noi abbiamo questa. Ragazzi, davanti a noi la bandiera europea, la bandiera della Bulgaria e di fianco sulla sinistra c'è la bandiera turca, eccola là. Adesso qui forse è meglio spegnere, va? Davanti a me c'erano ancora 6 auto, si affaccia sto poliziotto e ci fa seguimi. Ci ha portato dalla fila opposta, ci ha fatto passare davanti a tutti. Abbiamo scambiato 2 parole da dove venivamo, quando eravamo partiti, ha commentato la moto insieme all'altro collega dentro al gabbiotto. E siamo qui, penso che fosse uno di noi. Adesso davanti a noi c'è il border turco. Peccato non aver potuto fare la ripresa, ma la cosa è stata abbastanza simpatica perché quando entrerete al border turco, quando vi controllano i passaporti, vi faranno mettere in posa davanti a una telecamera per farvi una foto. Cinzia, l'anticamera per eccellenza, ha dovuto sottostare. Ci siamo. Anche simpatico il poliziotto turco. La situazione qui in Dogana è stata molto semplice, non velocissima, ma ci è andata decisamente bene. Abbiamo attraversato la frontiera turca, non avevamo l'assicurazione, lo sapevamo. 100 metri a destra c'è il baracchino dove è possibile fare l'assicurazione. Il costo è di 70 euro, accetta solo pagamento contanti, no carta di credito, non nient'altro. Poi una volta fatta l'assicurazione si torna indietro, gli si mostra che si è fatta l'assicurazione e a quel punto si va allo step successivo. Adesso vedo un'altra barriera davanti a noi, magari l'ultima, non lo so. Ci sono andato in bagno, ne approfitto anch'io e poi proseguiamo. Siamo entrati in Turchia. In un colpo solo abbiamo fatto l'assicurazione HGS, abbiamo fatto anche rinforzata l'HGS perché c'è un piccolo credito, ho detto aumentalo di qualche eurello perché gli ho spiegato un po' il giro che facciamo e secondo me devi aumentarlo. Abbiamo fatto anche l'integrazione, abbiamo fatto la SIM, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto. E tra l'altro il ragazzo che ci ha venduto la SIM e l'HGS ci ha offerto anche 2 caffè, non caffè turchi, caffè della macchinetta, ma ottimi e decisamente apprezzatissimi. E ce ne andiamo adesso. Lì c'è la frontiera e benvenuti in Turchia. E adesso inizia il vero viaggio. Iniziare questo viaggio, 2 specifiche. Allora, punto primo, i limiti che vedete indicati lungo la strada sono per le auto. Le moto hanno dei limiti di velocità a parte, 50 in città, 70 extraurbana, 80 in autostrada. Punto 2, che probabilmente nessuno dice e forse pochi sanno, ogni veicolo deve essere equipaggiato con 2 triangoli. Noi li abbiamo a bordo perché in caso di guasto, di sosta, di qualsiasi cosa, bisogna esporre un triangolo anteriore e un triangolo posteriore. Abbiamo fatto benzina, il costo della benzina è circa 1 euro al litro. E un'altra cosa che ricordavo e ho avuto la conferma adesso, quando farete benzina, e la faranno loro, non solo, ma vi segnano il numero di carga. Loro praticamente sanno costantemente il giro che state facendo voi. Quando parli a sicurezza non si scherza in Turchia.
Anche il pieno è fatto, adesso ci aspetta semplicemente Istanbul. Stiamo arrivando da È impegnativo mantenere gli 80 all'ora su questa strada qua, anche per uno come me che non è avvezzo alla velocità. Però preferisco andare nei limiti ed evitare le multe piuttosto che spendere soldi per far ridere i poliziotti turchi. Siamo fermi in un'area di sosta, in realtà è un parcheggio in autostrada dove era indicato che c'è l'acqua, quindi abbiamo approfittato per ricaricare l'acqua e visto che c'è anche un bel chiosco, guardate che simpatico questo chioschetto, il vento praticamente non manca mai, abbiamo preso una Coca-Cola. sta benissimo qua sotto, che bella rietta, all'ombra, relax. Peccato che mancano 150 km. Ripartire da qui è veramente... È bestemmia. È una bestemmia perché si sta da Dio, tira una rietta strepitosa, soltanto che è strada da fare ancora un po'. Bisogna andare, go! Dai! Si va! 30 km alla nostra struttura, nel cuore di Sultanahmet. Il vento oggi non ti manca per sventolare, sicuramente. Queste sono le bolle, noi facciamo il fumo invece. Questi vanno in 50 minuti in dogana per controllare i documenti, 3 ore per fare 3 km, guardate qua, siamo in Sultanahmet, sabato, sono circa le 16:30, il traffico è letteralmente congestionato, fermo. Non sto scherzando, non sto esagerando. Abbiamo impiegato 2 ore per fare 4 km. Una città veramente caotica, piena di macchine, troppe macchine. Siamo arrivati adesso alla struttura, Cinzia sta parlando col gestore e forse abbiamo trovato anche il parcheggio. Camera 101. Ragazzi, la sistemazione è very amazing. Pensate, questo è il bagno, 97 euro 3 notti, compreso di colazione. A un certo punto temevo che fosse una bufala, sinceramente. Siamo in piena Sultanahmet. Abbiamo letteralmente sudato le 4 camicie, ma siamo veramente in centro. Questo è l'hotel, questa è la moto. Devo fare i complimenti al mitico Max perché io penso che avrei lasciato la moto a 5-6 km da qua, l'avrei parcheggiata in mezzo alla strada lì dove era ferma e avrei fatto tutto a piedi. È stato un vero incubo, quindi grande Max. Oh dai che c'ho fame, Sei un po' troppo accelerato. In ferie io devo asciugare i capelli. Guardate che personaggio. Ci sono città che visiti e poi c'è Istanbul, una città che ti abita dentro. Adagiata tra 2 continenti dove l'Occidente e l'Oriente si stringono la mano, Istanbul non è solo un luogo, è un ponte tra mondi, culture ed emozioni. Ogni suo angolo racconta di incontri, di scambi, di viaggiatori che da secoli cercano qui ispirazione, forza e speranza. Dall'ingresso al suo cuore vedrai in ogni angolo bandiere rosse spiegarsi al vento, drappi emozionanti, possenti e maestose come la terra che rappresentano. Ti fanno sentire parte del posto che attraversi, ti fanno essere orgoglioso di essere lì. Camminando tra le sue strade sentirai il profumo delle spezie mescolarsi all'aria del mare. Vedrai minareti svettare verso il cielo mentre le cupole raccontano storie di imperi e conquiste. Ti perderai nei vicoli pieni di voci, sorrisi e mercanti che sembrano usciti da un'altra epoca. Istanbul non ti chiede di guardarla soltanto, ti chiede di ascoltarla. Nei canti dei muezzin, nel vociare del Gran Bazar, nel silenzio sospeso del Bosforo al tramonto. Ti chiede di sentirla quando il sole accarezza Santa Sofia o quando la brezza marina ti ricorda che qui tutto è movimento, tutto è rinascita. Perché Istanbul è una città che ti mette alla prova, ti invita a uscire dalla tua zona di comfort, a lasciarti sorprendere, a fidarti del viaggio. È un luogo che ti dice: non smettere mai di cercare, non smettere mai di sognare. Chi parte da qui non torna mai lo stesso, perché Istanbul non è solo una meta, è un inizio. Signori! Numeri 1! Gli Alvin, faccio Max, ci sono incontrati. Bene, un po' stanchi. Che bello, ciao! Oh Vince, allora com'è? Bene? Tutto a posto, voi? L'abbiamo fatta! Non l'avevo visto! Sì! Dai, ci andiamo anche noi a ballare! Ah, hermana, ¿qué tal?
Ti avevo detto che saremmo tornati. Muy bienvenido. Esta hermana, este hermano. Sì, adesso poi vediamo quando ci fa il conto quanto hermano siamo. Take it, please. Oh my god. Where from? Italy. Italy. Oh. Hey, no, go. You. Lock it. Come here, please. Come here. Come. No shove. Oh, okay, okay. Take it, take it, take it, take it. Oh. Hey. Come here, please. Come here. Take it. Come here. Little test, test. Thank you. Ragazzi, buongiorno. Dopo 2 giorni fermi qui a Istanbul è arrivata l'ora di partire. Sono circa le 8:15. Abbiamo chiesto di fare la colazione in anticipo perché qui è delle 8:30, perché vogliamo subito imboccare l'Eurotunnel che ci porterà in Asia. Siamo a circa 4 km dall'imbocco, quindi relativamente semplice, un po' di svincoli ci sono, ma calcolando il traffico che c'è da queste parti è qualcosa da non sottovalutare. E Cinzia ne sa qualcosa, infatti la nostra paura principale è proprio il traffico. E speriamo di non beccarlo. Localizzazione del GPS qui a Istanbul è abbastanza problematica per via delle tante traversine che ci sono. Infatti è più di 10 minuti che sta lavorando e sta cercando di capire dove siamo. Io seguo le indicazioni per Eurasia Tunnel. Abbiamo appena superato il cartello Asia, non ho fatto in tempo a accendere la camera. Siamo nel tunnel Eurasia, meno di 1 chilometro all'Asia. Uscendo da Istanbul non ci siamo fatti mancare nulla, anche la pioggia. Però bisogna essere positivi, fino a poco fa pioveva, è arrivato il vento, ha spazzato le nuvole. Tanto che facciamo benzina, la maniera lavata al parabrezza che stamattina abbiamo raccattato un po' di monnezza per strada. Full thanks. Vai, vai. Vai, vai. Ok. Grazie. Ok, mettiamo a posto tutto quanto. Qui sta facendo benzina e il viaggio continua. Guardate qua, avevo trovato anche un alloggio per il cappello di paglia. Non so fino a quando tenga il cappello, ma l'appoggio dura sicuramente. Sosta benzina, sono circa le 10. Abbiamo approfittato anche per farci un caffè. Qui è il nostro mezzo. Per l'occasione l'ho attrezzato anche con la bandierina della Turchia, eccola qua, che ci farà compagnia durante il nostro viaggio. La mappa che sto usando sul navigatore in questo momento, la mappa della Turchia, non è una mappa ufficiale Garmin, non l'ho acquistata dallo store di Garmin, l'ho scaricata da un sito che, se non ricordo male, si chiama Open Map Source, che praticamente è una comitiva di persone che girando il mondo lasciano le proprie informazioni su quel sito e arricchiscono queste tracce. Dopo circa 150 km da Istanbul iniziamo a respirare un po' di tranquillità e di serenità. Sulla strada praticamente ci siamo soltanto noi. Si sale e si scende come su un Tagada su queste montagne qua. Direzione Ankara. Ormai sono chilometri e chilometri che sulla strada non c'è assolutamente più nessuno. Qualche piccola cittadina di tanto in tanto, qualche chiosco di frutta qua e là, ma niente di più. Siamo lungo la strada, è circa ora di pranzo. Abbiamo trovato questo chioschetto qui dietro. Fermiamo, compriamo qualcosa. E poi proseguiamo. Vediamo cos'ha. Che abbiamo qua di frutta? Frutta c'è poco, patate, pomodori. Prenderei un po' d'uva a sto punto. Prendiamo l'uva, dai. C'è pure questo fantastico tavolino semi ombreggiato. Alla fine abbiamo preso dell'acqua, dello yogurt. L'unica frutta che aveva dell'uva, un pezzettino di pane o dolce, un dolce, non so cosa sia questo, che magari possiamo pucciare nello yogurt. Il cucchiaio l'abbiamo a bordo. Cinzia sta prendendo il tutto. Pranzo on the road. Questi sono i posti che piacciono a noi. Non c'è nessuno, la tranquillità, il traffico di Istanbul. C'è solo uno che sta con la macchina ferma accesa. Comunque questa qui è una ciambellina dolce, buona. Adesso la pucciamo in mezzo allo yogurt e buon appetito. Anche l'uva piccola ma è molto saporita. Però vi trovate i fichi, però fa niente. Qua la terra è rossa, montagne rosse, alberi verdi e un asfalto particolarmente granuloso che in alcuni tratti è particolarmente anche scivoloso. Spettacolare. Per questa direzione di oggi dovete ringraziare Cinzia Di Mattia. È lei che ha voluto scegliere di passare qui, perché tra un po' incroceremo sulla nostra sinistra, tra esattamente 18 km, delle montagne colorate. Peccato una leggera foschia oggi, anche se questi lungo la strada già hanno una loro particolarità. Come vedete i colori vanno dal rosso al verde, ocra, giallo, insomma c'è tutto e di più. Basta girare la testa di qua
c'è il colore della sabbia, di qua c'è il colore dell'ocra, il verde, sono decisamente un arcobaleno di colori. Quando si può è meglio stare lontano dalla corsia a destra perché è tutto catrame. Considerate le temperature che ci sono adesso, 35-36 gradi, dell'aria, l'asfalto ancora di più, sarebbe come guidare su della gomma sciolta, quindi fin quando ce lo possiamo permettere restiamo su questa di sinistra, che è la corsia di destra, è praticamente impraticabile. Frutta, patate, carote, angurie. Ragazzi, oggi la questione è terrificante, siamo a 50 km da Ankara, abbiamo un po' di appetito, siamo entrati in un altro supermercato, dovrebbe essere abbastanza fornito, abbastanza grande. Io gradirei 2 prugne per me e una pesca. Cinzia va di fichi. Siamo a 2,9 km dalla nostra struttura. Il traffico ad Ankara sembra meno drammatico di quello che è stata Istanbul. Un po' di fatica, non bisogna mai dire questa città non è caotica, ci sta andando bene, che quando diciamo così poi ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Mina 1, in realtà noi su Booking l'abbiamo prenotato come Minamir Hotel, qui si chiama Mina 1 Hotel, ma l'hotel è questo, siamo arrivati. Adesso facciamo il check-in, doccia e facciamo un giro per Ankara. Ok, ragazzi, il parcheggio è da serie A questa sera. Parcheggio dietro l'hotel, riesco a portare dentro i bagagli semplicemente. Molto Amazing la questione. Ok, adesso la giro. Ok. Parcheggio di nostro gradimento e la stanza direi che è ampia e spaziosa. C'è un letto matrimoniale, un letto singolo, diciamo che lo spazio non manca. Cinzia, che dici? Mi piace. Piace? Sì. È in pieno centro? È inclusa, in pieno centro, adesso abbiamo anche 2 panni, 2 cosine da lavare. Abbiamo calze e mutande e poi domattina facciamo asciugare con la dry bag. Andiamo a scaricare. Ankara non urla, sussurra, non ha il fascino immediato di Istanbul, ma custodisce la sua forza silenziosa. È un cuore politico, città di passaggi e di incontri. Moderna, austera, concreta. Qui non cerchi lo stupore, trovi l'essenziale, la memoria di Ataturk, le piazze ampie, il ritmo ordinato. Ankara non seduce, ti accompagna e se impari ad ascoltarla ti resta dentro. Una cosa abbastanza assurda che non mi era mai capitata in diversi anni con il drone. Avrei voluto fare 2 riprese intorno al castello di Ankara. Il drone non ha segnale GPS. Ecco il motivo per cui persino il Garmin in diversi punti, mentre eravamo all'interno di Ankara, mi ha perso il segnale. Non so da cosa dipenda, ma so per certo che siamo in un punto estremamente alto della città, quindi se non prende qui, verosimilmente non prenderà anche altrove. Ragazzi, buongiorno, questa è la vista che abbiamo dal nostro hotel Mina 1. Promosso la colazione semplice, nei piatti già preparati cada uno, quindi ognuno aveva il suo piattino con la sua roba da mangiare, caffè, acqua, tè, estrema qualità. E si va. Approfittiamo per fare un po' di benzina. Ok, thank you, grazie. Come siamo arrivati qua subito, ha detto quest'anno c'è un giocatore italiano che gioca con il Galatasaray. La targa l'ha messa, il pieno l'abbiamo fatto. Grazie mille, grazie. Cinzia va a pagare e la giornata ha inizio. Secondo controllo. Non è che hai fatto la furbetta prima. Sono tutti contenti. Quando arriviamo alle pompe di benzina è sempre una festa, è sempre piacevole. I turchi sono molto cordiali. Allora, passiamo i guanti, vai Dino. Per dire la presenza. Ok. Ciao, grazie. Sommato l'uscita da Ankara per ora si sta dimostrando molto più semplice di quella da Istanbul, tranne un piccolo ingorgo iniziale dove ovviamente c'era il caos più totale. Sinistra, destra e si va. Moschee come se non ci fosse un domani. Ha tutto controllo qua, non si scherza proprio. Una cosa molto curiosa, le auto hanno qui su questa strada un limite di ben 82 km/h. Ma che vastità che c'è qua sotto!
Si è fatta una certa ora, abbiamo un po' di appetito, market lungo la strada non ce ne sono molti, quindi a questo punto c'è una bella pompa di benzina attrezzata, vediamo se troviamo qualcosa da mettere sotto i denti, qualcosa di fresco. Un gelato, una frutta, vediamo un po', vediamo quello che c'è. Sono anche delle belle pagodine sia qui che nella parte retro, gelati ce n'è a go go, quindi al massimo ci mangiamo un gelato. Succo, gelato e biscottino per Cinzia. Eccola qua la pagoda, moto e gli immancabili gatti che qui in Turchia sono ovunque. Immancabile caffè, pausa bagno e si prosegue per uno splendido sito archeologico. Non vi spoilerò ancora nulla, ma ci siamo quasi, una ventina di chilometri all'arrivo. Stavo dicendo con Cinzia, ogni area di servizio ha delle fantastiche pagode piuttosto che delle aree dove poter consumare del cibo. Da noi è rara una cosa così. Oggi sto un po' provata. Ho dormito poco e male. Non lo so, sentivo i rumori e poi un po' di raffreddore e mal di gola. Basso livello oggi. Avete mai visto uno in moto che lega il cappello di paglia sopra la borsa laterale? Personaggio, guardate cosa ha fatto il personaggio lì. Hattusa lo definiscono come il sito archeologico più bello di tutta la Turchia. Vediamo un po', si prosegue, si ferma qua. Biglietti, ticket office. Vediamoci così, ok. Quando vedi dei bikers come te ti gasi. Appena siamo arrivati ci hanno salutato dei signori, eccoli qua, dei signori turchi. Mi ha detto: ma da dove arrivate, il giro che fate? Abbiamo raccontato un po' da dove arrivavamo, il giro che facevamo. Loro verranno in Italia a settembre, prenderanno il traghetto Igoumenitsa e faranno Ancona, poi andranno a Venezia e da Venezia faranno le Alpi. Insomma, abbiamo parlato, il mondo è piccolo e quando vedono le due ruote i turchi impazziscono tutti. Adesso andiamo a fare il biglietto, però biglietto che costa 3 euro. Come si esce da Istanbul, i prezzi crollano, il turismo pure, tanti siti addirittura sono gratuiti, è pazzesco. Istanbul è un modo per spennarvi vivi, pagherete anche l'aria che respirate, però è una bella cittadina ovviamente. Bye bye, bye bye, buongiorno, bene, tu? Tutto bene? Ticket, 3 euro. Hattusa è silenzio di pietra e mistero, antica capitale degli Ittiti, fra mura ciclopiche, porte leonine e templi sacri, si respira l'eco di un impero svanito ma ancora vivo nell'anima dell'Anatolia. Camminare tra le sue rovine e entrare in un tempo sospeso, dove il passato non è mai davvero finito. Tanto si è fatto quasi ora di pranzo. Guardate qua che bel tavolino che c'è, con frutta secca, acqua fresca ce l'abbiamo a bordo e poi il viaggio continua verso Sivas, dove finirà la nostra tappa di oggi. Il sito è molto bello. Questo tavolino proprio non mi aspettavo. A mochina, un po' di Sprite, frutta secca. Frutta secca che arriva direttamente da Istanbul. Mezzo chilo di frutta secca. Dal bazar di Istanbul. A me queste robe che riprendi quando mangiamo, se no pensano che siamo due poveracci che non mangiano. Questo è uno spuntino, non è un pranzo. Senti come si sta bene qua, che bella arietta. Io metterei un'amaca. Sarei qua tutto il pomeriggio, altro che andare via. Ci mancano altri 300 km. Si sta molto bene. Tra l'altro questo è l'orario in cui stanno staccando tutti gli operai. Si passa con tutti i mezzi, trattore, macchine, scooter, quad. Tanti operai lavorano a questo sito, che è veramente bello. Fare di tutto tranne che ripartire. E invece no, si va. Vivere da queste parti è veramente impegnativo, ragazzi. Terra brulla a non finire, chilometri e chilometri nel nulla più totale. Non incrociamo un'auto da un quarto d'ora, 20 minuti. Qui forse rende meglio l'idea del posti che stiamo attraversando. Rallento perché persino l'asfalto in alcuni tratti sembra quasi sciogliersi. Adesso per 110 km sempre dritto. Nonostante ci sono 29-30 gradi sembra ce ne siano 1000 ed è anche ventilato. C'è una strada tagliata con la spada. Ci saranno 4-5 km dritti davanti a noi e 4-5 ne abbiamo fatti dietro. 10 km tutti quanti così.
Tra un po' credo che ci fermeremo a fare uno spuntino con la frutta perché urge qualcosa di fresco. A circa 40 km dal nostro arrivo praticamente abbiamo trovato questo supermercato. Tutta la strada è il nulla, ragazzi. Strada tagliata con la spada. A un certo punto, non ve lo nego, abbiamo messo a 100 km all'ora, ci abbiamo fatto tutto a 100 anche se il limite è più basso, ma non si poteva, non era ammissibile, ecco. Entrati a Sivas, sono le 17:35, 1 chilometro la struttura, guarda che bella rotonda, Sivas. Gli ultimi metri sono sempre più sofferti, 200 metri all'arrivo. La camera com'è? Di tuo gradimento? La camera è bella, la camera carina. La moto è parcheggiata davanti all'ingresso della reception. Adesso scarichiamo doccia e facciamo un giro per Sivas. Sivas è cuore pulsante dell'Anatolia, terre di steppe infinite e montagne severe. Città antica, custode di caravanserragli, moschee e memorie di popoli in cammino. Qui l'aria profuma di storia e resistenza e ogni pietra racconta un passato che ancora vibra nel presente. Ragazzi, buongiorno, 21 agosto 2025, tappa numero 7. Oggi sarà una delle tappe sicuramente più emozionanti di questo viaggio in Turchia. Non vi anticipo ancora nulla, non vi spoilerò ancora nulla, ma rimarrete sicuramente estasiati e a bocca aperta anche voi. Meteorologicamente parlando, la giornata è meravigliosa, non c'è una nuvola. Sto aspettando Cinzia che sta finendo di fare i bagagli suoi. Questa dry bag, che doveva essere un accessorio che ci sarebbe dovuto servire sporadicamente, praticamente la stiamo utilizzando tutti i giorni in maniera che l'intimo, calze e mutande le possiamo lavare costantemente e costantemente si asciugano. Adesso aspetto che arrivi Cinzia, facciamo benzina e inizia la giornata. Buongiorno. Benzin full? Sì, benzina full, thanks. Ok. Oggi una tappa da 416 km, un primo tratto è stata comoda, è stata veloce, tra un po' lasceremo questa e inizieremo a fare delle stradine secondarie che ci porteranno, come vi dicevo, in uno dei punti più belli di questo Tour 2025. Il tunnel la velocità è 70 km/h. Nel frattempo, da qualche chilometro a questa parte, si è accesa la spia del sensore di pressione della gomma anteriore. Si sta scaricando la batteria, diciamo che ad oltre 244.000 km un secondo cambio di batteria al sensore ci sta. E comunque non ve l'ho detto, ma qui siamo ad un'altezza di circa 1800 metri. Noi stiamo arrampicando su queste stradine a specchio, oserei dire. Guardate dalla cam, sembra quasi camminare sullo specchio. La nostra tappa in realtà finisce a Malatya, che disterebbe semplicemente 140 km da dove siamo ora, ma in realtà ne facciamo in totale 327, perché come vi dicevo faremo una piccola deviazione, per modo di dire, per vedere una delle meraviglie della natura, che come tutte le cose belle comporta un po' di sacrifici. Quelli fermati davanti a noi per ora gli hanno fatto semplicemente dei controlli e poi li hanno lasciati andare. Vedremo quale sarà la nostra sorte. Come. Thank you. Siamo tra il nulla e l'addio, ci siamo fermati in questo distributore per prendere un frutto fresco, approfittare di andare in bagno, fare una sosta a bagno. I chilometri sono diversi oggi, quelli più impegnativi arriveranno tra un po'. A parte i paesini tra il nulla e l'addio dove non c'è niente, anche il paesaggio è cambiato, è più aspro, più brullo. Qua. Di qua. Oh cazzo. Qua. Ci sarà una mezza cava di pietra a ste parti, qualcosa di simile.
qualche tratto di sterrato c'è inevitabilmente. Poi si torna sull'asfalto, ma da fare molto adagio perché il fondo non è sempre ben messo, anzi adesso possiamo dirvelo, davanti a noi eccolo lì l'ingresso del Dark Canyon. Questo qui sotto è il fiume Eufrate. Io ho un mix, e penso pure Cinzia, tra la paura e la voglia di farlo, l'adrenalina e il timore, ma credo che sia giusto così. Il Dark Canyon è stato il tratto di strada più emozionante e impegnativo che abbia mai affrontato in moto. Un percorso sognato a lungo che resterà impresso per sempre. La difficoltà non sta nel fondo, ma nella strettezza della via. In certi passaggi non conta l'abilità, conta solo il fato. Il Dark Canyon non è questione di bravura, ma di destino. In quelle curve cieche la strada decide lei. Nel Dark Canyon non sei tu a scegliere la traiettoria, è la traiettoria che sceglie per te. Più che un percorso, è una sfida al fato. Quella è la pubblicità che vi dicevo prima della F900, l'hanno girata da queste parti qui. Nel frattempo siamo arrivati a Chemalje, io ho parcheggiato qui, è l'unico posto libero, e Cinzia è andata a recuperare 2 gelatini. Sarà il nostro pranzo di oggi. Relax. Adesso ti puoi stemperare un attimino. Cinzia voleva prendere anche la frutta. Io intanto mi preparo il caffè. Vi dico subito un paio di cose. Allora, sicuramente Dark Canyon è fattibile con qualsiasi mezzo a 2 ruote, non serve per forza una maxi enduro. Questa è una roba. Cosa ben più importante e fondamentale però è che non è di facile percorribilità. Mi spiego meglio. Il problema vero non è il fondo, che tutto sommato è decente. Il problema vero è la larghezza, soprattutto in 3 o 4 curve. Alla sinistra vostra avete l'Eufrate e dall'altra parte avete la roccia. Se malauguratamente dovesse arrivare uno di quei tour organizzati che vanno a tutta, beh, lì la vedrete veramente male. A parte ciò, è stata una splendida emozione, sicuramente piena di adrenalina, e penso che le immagini di Cinzia di quando è arrivata che si è messa a piangere, perché un mix tra la paura, l'emozione e tante altre cose che ha provato in questi pochi chilometri la dice tutto. Chemalje si inizia ad arrampicare, eccolo qua, davanti a voi ancora l'Eufrate in lontananza. Adesso piano piano iniziamo a salire su questa montagna qui e ci avviciniamo a Malatya, fine della nostra tappa odierna. Sono 160 km, non bellissimi, spesso e volentieri sono strade di montagna così. In questo momento l'asfalto è ottimo, ma poco fa praticamente per terra c'era catrame e con 34-35 gradi temperatura dell'aria, non si immaginare quella dell'asfalto. Guidare sull'asfalto è come guidare sulle uova. Questa strada è veramente incredibile, è pazzesca, è veramente pazzesca. E di fianco a noi, neanche a dirlo, c'è l'Eufrate, eccolo qua. Adesso ce la porteremo per almeno altri 50-60 km. Si scende da qui e si sale lì sopra. Siamo a meno di 100 km dal nostro arrivo. In quella strada non c'è nulla, anche trovare una pianta è un'impresa. Ci siamo fermati a questo chioschetto che vende la frutta e penso ci prenderemo un melone e ce lo mangiamo qui. Noi veniamo da lì e proseguiamo verso di qua. Adesso sta soffiando un vento caldo terrificante. Prendiamone uno magari piccolino. L'unico piccolo è quello. Qual è? Prendi quello, dai. Quello o quello di là, ma mi sembra più grande. No, prendi quello lì mi sembra piccolino. Prendi questo. Lo puliamo, ci mangiamo quello che ci mangiamo, quello che è rovinato. Quello che ci mangiamo, quello che no, lo buttiamo. Prendine uno. Dai, buon. È caldo. È caldo, capito, ma meglio di nulla. Ok, thank you. Alla fine il coltello ce l'ha offerto lui. Un bel melone caldo, ragazzi. Con 40 gradi all'ombra. Il profumo è buono però, Speravamo in qualcosa di fresco, ma già trovare questo chiosco è l'unica cosa che abbiamo trovato. Il sapore è buono, caldo ma buono. Caldo con 40 gradi è buono, Oh, per fortuna che certa gente ha detto che non era buono il melone. È l'unica cosa che c'è che abbiamo trovato, che devo fare.
Grazie a Dio che c'è sta bancarellina tra il nulla e l'addio proprio. Non sembra di essere in Turchia. Mi ricorda un po' il Marocco, la Tunisia, siamo proprio sperduti nel nulla. Di là ho delle colline colorate tipo quelle dell'altro giorno. Pensa a Istanbul e pensa nulla. qua. Cinzia, persino pulito e sparecchiato. Un melone 70 lire. 70 lire, calcolando che 50 lire più o meno è 1 euro. Avremo speso 1,30 euro all'incirca. Caldo ma ottimo. Adesso è ora di rimettersi in marcia, puntare destinazione finale. Siamo arrivati a Malatya. Adesso siamo a circa 1,3 km dall'albergo. Non vedo l'ora di farmi la doccia perché oggi è stata una giornata abbastanza impegnativa. Anemon, questo è il nostro hotel. Camera 511, decisamente fuori dai nostri standard questa camera qua. Tu mi vuoi stupire con effetti speciali? Vediamo un po'. Mi hai portato in un Mamma mia, oh! Mamma mia, c'è pure la piscina, ho detto sotto la spa. Una camera decisamente... Mamma Mi mia! vuoi stupire? Non è che mi vuoi fare qualche Doccia pausa. gigante. Questo stai attento perché lo paghi. Ma non è che mi vuoi stupire con Effetti speciali. Go, effetti speciali, dai, go. Quinto piano. Sì, dai, vado a fare la doccia, go. Ragazzi, questa camera qui è più grande di tutta casa nostra. Decisamente fuori dai nostri standard. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina una colazione di estrema qualità. Voi dite con tutto quello che avete pagato, certamente abbiamo pagato circa 80 euro ma avevamo una stanza pazzesca. Qui in realtà a Malatya non c'è molto da vedere, noi l'abbiamo preso semplicemente perché è lungo la strada, ci è comodo come punto per dormire. Adesso da qui proseguiamo verso sud, oggi andremo in un altro sito estremamente bello. Tra oggi e domani saranno le zone dove troveremo probabilmente le temperature più alte, erano i 41-42 gradi, ieri 41 gradi c'era. C'è di buono che è sempre ventilato ed è un caldo diverso dal nostro, non è umido. Questa è la macchinetta dove loro inseriscono il numero di targa, selezionano la pompa e vi fanno benzina. C'è un controllo pazzesco qui in Turchia. Adesso facciamo benzina e poi si prosegue. Prima vi avevo detto che a Malatya non c'era nulla da vedere, effettivamente è così, però Cinzia mi dice l'80% delle albicocche turche vengono proprio prodotte qui a Malatya. Ah, c'è un laghetto in mezzo a tutta questa arsura. 2 moto stanno facendo campeggio wild. L'asfalto non è sempre bellissimo, pendenza 10%. Il GS avrà da lavorare più del dovuto, ma... E poi vi trovate in queste stradine dove a malapena passa un'auto. Nonostante tutto non abbiamo mai trovato strade messe male, cioè in Italia abbiamo molte strade che sono messe male come manto di asfalto, qui non trovate una buca, quello è poco ma sicuro. Quello che è altrettanto vero è che l'asfalto, anche se è ben steso, non sempre ha un grip ottimo. È la direzione che dobbiamo fare noi, quella fa una sosta al benzinaio. Ok, il benzinaio è qua, 500 metri più avanti, almeno abbiamo un po' d'ombra, ci fermiamo lì, beviamo l'acqua e torniamo indietro e andiamo sul monte Nemrut. Abbiamo preso un succo fresco, è letteralmente ghiacciato, non è fresco, quindi va benissimo. È tosta oggi, bella impegnativa, che anche le temperature non ci aiutano. Sono circa 36-37 gradi già. Il tè. Ci vogliono offrire il tè, quindi a questo punto ve lo faccio vedere dal vivo. Arriviamo! L'ospitalità turca è incredibile. Ci siamo fermati in questa pompa di benzina e subito ci hanno offerto il chai. Qua dove ti fermi è una festa. Ah, ci ha preso le sedie. Chai. Thank you. E anche in questo viaggio sono un po' canciata. Un po' di tosse e raffreddore. Guardate un po', guardate la mano, un po' di allergia a qualcosa, non lo so. Si capisce. Cinzia gliela fa tante Solo le piccole, mani. e solo le mani. A me hanno riempito le braccia e le gambe, poche ma molto grandi. Ragazzi, altro che le Lone Rider, guardate qua. Borse made in home. La salita al Monte Nemrut, guys, è abbastanza in piedi, 10, 11, 12%. Poi è tutta su questi sanpietrini e la temperatura non ci sta aiutando, in questo momento 38 gradi. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Come vedete il parcheggio è abbastanza in piedi, ma ci ho detto mettetela lì. Impervia la salita, metterete a dura prova il vostro mezzo. Mountain Nemrut Visitor Center. Arrivate qui, fate il biglietto, pagate 10 euro cada uno, fate vedere il biglietto al tipo che c'è qui dietro alle mie spalle, nel parco del gabbiotto, e proseguite per altri 2 km. Quindi il lavoro del GS non è ancora finito. Poi ti riposerai, Gesso, ora ci devi portare ancora in avanti.
La guida. Ya Antikos, Yes. Zeus, Herakles, Fortuna, Apollo, Artemis. Ok. Dedem Artemis. Gendere Bilic. Roma. Ah, il biglietto è anche per Artemis. Roma Bilic. Adiaman. Erra. Lui già sa qual è il problema nostro delle moto, mi ha detto parcheggia qua che se no la moto la trovi per terra. Anche qui non è che la trovo molto in piedi però. A oltre 2100 metri di altezza, nel cuore dell'Anatolia sud-orientale, il re Antioco I di Commagene fece scolpire qui un santuario unico al mondo, giganti di pietra che sorvegliano il cielo. Volle sfidare l'eternità fondendo divinità greche e persiane in un unico pantheon, un mausoleo, un altare, un messaggio di potere inciso nella roccia. Alba e tramonto qui non sono semplici momenti del giorno, sono rivelazioni. La luce dorata accende i colossi, le ombre li rendono vivi e il vento sembra custodire i segreti di un impero dimenticato. Nemrut Dagi non è solo un sito archeologico, è un'esperienza che scuote, un incontro con la storia, con il mito e con l'infinito. Il Nemrut Dagi non si visita, si conquista. In questo sito c'è un silenzio surreale, solo il soffio del vento si sente e i nostri passi. Nonostante ci siano oltre 33-34 gradi, che qui siamo in alto, sotto si sfiorano i 40, non si suda neanche perché c'è sempre un venticello costante che soffia ed il caldo è molto più secco del nostro. Adesso torniamo alla moto e proseguiamo il giro. 40 gradi. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ragazzi, sono 40 gradi, ci sono. Siamo fermati in questo supermercato. Abbiamo preso del gelato e dei succhi. Ormai è diventato un cinema qua. Ti vuoi bagnare la testa pure tu? Bagnati un po' perché ti fa bene. 40-41 gradi, è veramente drammatica la questione. GoPro, yes. Thank you for water. Thank you. Adesso Cinzia si sta bagnando i capelli, abbiamo preso, come dicevo, il succo, gelati e ci mettiamo qua all'ombra. È incredibile l'ospitalità del popolo turco. Adesso io mi sono allontanato un attimino, Cinzia è lì, intorno a Cinzia ci saranno 10 ragazzini, stanno tempestando di domande: dove vieni, dove vai, cosa sei venuto a fare. Per loro vedere una persona nuova è una festa, praticamente chiunque passava di qua, venite qui, c'è un turista, ci fanno sentire come a casa. Ragazzi, questa ve la devo condividere perché è arrivato questo ragazzino qui, guardate che c'è scritto name, si è bloccato. Ma perché tu gli hai chiesto? No, non è che sono, ho visto la GoPro, name of your channel. Adesso quindi avremo nuovi iscritti dalla Turchia, mi dispiace. Adesso te lo dico. Sì, adesso te lo dico. È ufficiale, ho dei nuovi iscritti. Ormai è diventata una festa, ragazzi. Siamo entrati con la GoPro, si è acceso un cinema che la metà basta. Hanno capito che volevo bagnarmi la testa quando ho trovato subito la canna dell'acqua. Hanno visto la GoPro, si sono iscritti. Cosa voler di più? L'ospitalità turca è veramente qualcosa di fantastico, ma non sanno ancora che adesso vi faccio pure il caffè. Qua sta diventando un cinema, stanno chiamando tutti gli amici loro. Donnarumma, Zaniolo, Barella, conoscono tutti i giocatori di calcio. In questo momento ci sono 41 gradi, fa caldo sicuramente, però non è un caldo che si muore, insopportabile. Da noi 41 gradi sarebbe proprio da impazzire, invece qua sì, fa caldo, ma è un caldo secco, sopportabilissimo. È terra di nessuno, zero strisce, che c'è la breccia a terra, è pazzesco. In questo momento ognuno fa quello che vuole. Rallento perché è un po' altina qua la breccia.
Siamo in un'area di servizio a circa 150 km da Kahramanmaraş. C'è una fontanella d'acqua, ho pensato bene di rinfrescarmi, ma all'inizio l'acqua usciva letteralmente bollente. Dopo un po' è iniziata a uscire a temperatura ambiente, adesso ne approfittiamo per fare una sosta DC e per bere qualcosa di fresco. La moto viaggia alla media di 100-102 gradi, soffriamo soprattutto quando attraversiamo le città, semafori che durano letteralmente un'infinità. Welcome to Kahramanmaraş, sono le 18, traffico delirante come sempre. In Turchia non c'è stata una città dove non abbiamo trovato questo traffico interno. Abbiamo fatto arrivare Cam Suit. Considerate che, come vi dicevo, Kahramanmaraş è una delle città dove c'è stato l'epicentro del terremoto, quindi le strade sono tutte in queste condizioni, stanno rifacendo manti stradali ovunque, quindi polvere, terrati in piena città. Una città che è stata distrutta in parte. Praticamente abbiamo preso un residence, cucina, probabilmente non verrà utilizzata, soggiorno, bagno e camera. Adesso scarichiamo i bagagli e ci rilassiamo un attimino. Kahramanmaraş, come vi dicevo, è una delle città che è stata colpita di più da tutti dal terremoto, quindi da vedere c'è ben poco. Magari approfitteremo per fare 2 giri dopo per sgranchire un po' le gambe, ma tutto sommato è soltanto una tappa di avvicinamento a quello che sarà domani un'altra tappa estremamente emozionante. Questa sera, ragazzi, cena tipica. Poi piace a Cinzia, questa roba qui gialla dovrebbe essere aglio, che penso di evitare, e qui abbiamo carne, pomodori, peperoni, si mangia tutto all'interno di questo tegame, come potete vedere è particolarmente caldo, e questo è il pane che loro utilizzano praticamente al posto delle posate. Loro con questo pane prendono direttamente il cibo all'interno della tenda. Buon appetito, buonanotte, a domani. Ragazzi, buongiorno. Cam Suite promosso, 42 euro, si paga il giusto, si dorme da Dio, ma soprattutto la colazione è veramente top. Oggi, perlomeno per me, Cinzia dice di no perché al detta sua mancava la frutta. Colazione di estrema qualità: peperoni, uova, wuster, patate, succo, caffè americano. Siamo pronti per iniziare la giornata. Queste le condizioni delle strade qui a Kahramanmaraş. Purtroppo, come vi dicevo, il terremoto ha lasciato ancora delle cicatrici importanti. Lungo questa strada ci sono 3 o 4 palazzi che si stanno ricostruendo a seguito del terremoto, ma parliamo di cose positive. Adesso aspetto che arrivi Cinzia, che sta finendo di prepararsi, saliamo in sella e puntiamo la Cappadocia. La giornata, neanche a dirla, anche oggi è meravigliosa, non c'è una nuvola. Guardate com'è cambiato il paesaggio rispetto a ieri. Ieri era tutto blu, era tutto arso, adesso c'è tanto verde, sembra di essere sulle nostre montagne, insomma non ha nulla molto di diverso dei posti nostri, se non che i minareti e le moschee di tanto in tanto. E pensate che siamo a una cinquantina di chilometri da Kahramanmaraş. Siamo all'ingresso di Göksun, un paese che si trova a circa 1300 metri d'altezza. Pensate, fino a poco fa avevamo 27-28 gradi, adesso siamo scesi a 20 gradi. Stiamo facendo una sosta qui a Göksun perché Cinzia ha delle bolle sulla mano da qualche giorno, ha queste bolle qui, lei ce l'ha piccole e fitte, io ce ne ho alcune grandi prettamente sulle braccia e sul collo, però a me non mi dà fastidio, mi faccio i fatti miei, non prendo nulla. Cinzia invece dice voglio fermarmi a vedere se c'ha qualcosa per queste bolle qui. In una via ci sono almeno 5-6 farmacie, ma adesso una è aperta, entriamo e prendiamo quello che serve. Ekzan, dove vedete questa insegna qui vuol dire che c'è la farmacia, ed eccola qua. Ma la cosa simpatica qual è? Questo qui è un antistaminico che va presa una volta al giorno. Da cosa si capisce? Questa linea qui ti indica che è una volta al giorno. Poi ci ho dato una crema, perché la stessa crema la posso utilizzare anche io, ma che va messa quante 2 volte al giorno. Da cosa si capisce? Sempre da queste, da 1-1-2. Comunque, anche qui il medico si è dimostrato estremamente disponibile, simpatico e alla mano. Popolo turco top, promosso. Adesso il nostro viaggio continua. Comunque ragazzi, ogni volta che partiamo da qualche viaggio Cinzia ha qualcosa che non va. No, non è Cinzia, questa volta hai iniziato tu da Istanbul con le bolle. Pensavo tu avessi appunto qualcosa tipo le zanzare, ma zanzare non ce n'erano. Dopo qualche giorno ho iniziato anch'io con queste bollicine sulle mani diverse dalle tue. Poi grazie a me si sono fermati in farmacia perché gli ho detto è una roba che va curata, ne la lasci lì. Io l'avrei lasciata così, prurito, invece Cinzia... Ma se dà fastidio, faccia i soldi. Penso che Göksun sia famosa per le mele, perché anche questa rotonda, guardate questa rotonda qua,
c'è un cesto di mele e molto bello questa rotonda qui, considerando che la città Boxur c'è la mela al posto di Lahore, viene da pensare che ci sia l'Ox Turchi. Praticamente qui c'è la macchinetta, rilevano l'infrazione, qualche chilometro dopo vi trovate la pattuglia che vi ferma e pagate la multa. Questo è quanto. Se in Italia si adottasse anche questo metodo non sarebbe sbagliato. Anche oggi la nostra adesso di controllo polizia. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Ciao. Una parte la montagna è verde e da quest'altra è completamente brulla. Sono circa le 11, siamo a 100 km dall'arrivo di oggi, che è quello di Parisco e Ucisar. Oggi la tappa è volutamente breve perché l'obiettivo è fare il check-in e poi iniziare a girare a Valle dell'Amore, tutto quello che c'è da vedere. Questa sera ceneremo lì, ma non vi anticipo ancora nulla, vi dico soltanto che con noi ci saranno di nuovo Arianna e Vincenzo e poi vi racconterò un piccolo aneddoto sulla struttura dove andremo questa sera. Intanto ci facciamo una piccola pausa, vi dicevo, barretta e il caffè adesso lo prepariamo. Comunque in tutte le aree di servizio dove siamo fermati hanno sempre offerto il cibo. Loro ti offrono il tè in segno di amicizia, di gratitudine. Ah, ma il cucchiaino proprio sul tavolo. Sta preoccupando il cucchiaino che bugiano sul tavolo quando l'altro giorno abbiamo mangiato il melone tagliato con un coltellaccio che non si sa dove stava riposto su un vassoio d'argento che non si sa da dove l'ha tirato fuori. Non lo dire, guarda. No, devi dirlo questo, che se non prendiamo malattie qui non prendiamo nessuna. Noi abbiamo determinati anticorpi che ci impediscono, abbiamo anticorpi a go-go, questo stomaco in certi posti non potete mangiare, quindi troverete molta difficoltà. Vabbè, ma la Tunisia è stata peggio di qua. La Tunisia e il Marocco secondo me a livello di... La Tunisia forse peggio di qua. La Tunisia e il Marocco, sì, probabilmente la Tunisia è qualcosa in più. Il Marocco già, ma vabbè, tutte e due. La realtà è che se siete un po' schizzinosi, in alcuni posti farete veramente difficoltà a mangiare, quindi a volte chiudete gli occhi e mangiate. Ieri sera di contro abbiamo mangiato in un posto veramente sgrauso, che non gli avreste dato €1. Però non tanto, dai. Cioè era un ristorante, però... Ma il piatto era ottimo, infatti gli ho scritto col translate 10 più, si è emozionato, ci ha offerto ancora delle salviette per pulirci le mani, pazzesco, bello bello. Italy, Slovenia, Croazia, Bosnia, Bulgaria, Turchia, Istanbul, Ankara, Sivas, Dark Canyon, Nemrut Daji Malatya. Siamo stati a Kahramanmaraş, Ucisar, yes, Ucisar, Goreme, Kapadokya. İtalya'dan motosikletler. Yes. İtalya'dan Türkiye'ye. Yes. Thank you. Çadır falan vardır ya. Thank you, grazie mille. Hayatı bunlar yaşıyor ya. Allora vado in bagno e andiamo. Nasıl, ne demek Türkiye nasıl diye soracağım. Ho chiuso di lato di me. Praticamente è una festa, ovunque voi arriverete sarà una festa. Intanto, visto che ci siamo, vi racconto l'aneddoto della struttura dove andremo questa sera. Voi dite ancora ci arrivi, già ce lo racconti? Sì, perché noi abbiamo prenotato questa struttura a dicembre del 2024. Che cosa è successo? È successo che tre giorni fa, praticamente eravamo ad Ankara, ma arriva un messaggio dal gestore della struttura e mi dice potresti cortesemente accettare la mia richiesta di cancellazione perché abbiamo un problema idraulico nella tua stanza, un problema serio. Il 19 io avrei pagato anche il costo perché io avevo la cancellazione gratuita fino al 18. Ho detto no, io non cancello nulla, anche perché in Turchia, e ve lo confermo, Booking non funziona, Booking è praticamente oscurato, quindi per noi trovare una struttura a Ucisar stando altrove sarebbe diventato particolarmente disagevole, cioè arrivare a Ucisar o andare in giro per struttura a chiedere dove ci fosse posto, oppure far mettere in contatto una struttura dove alloggiavamo noi e cercarmene una qui a Ucisar. Morale della favola, secondo me
Il motivo della cancellazione è che lui probabilmente o aveva trovato a vendere la camera nostra a un prezzo superiore, oppure banalmente gli avrebbe fatto comodo la nostra stanza per persone che avevano richiesto più giorni. In quel momento noi eravamo un po' di impedimento a lui per notare tutti i giorni. Morale della favola, ci siamo un po' azzuffati su WhatsApp, fin quando io gli ho detto vabbè, se il problema è la camera, io il 23 comunque vengo da te, mi fai vedere la camera, se il problema è idraulico vuol dire che la camera che affidiamo noi non la puoi affittare ad altri. Il problema non c'è perché in quella struttura ci saranno anche Arianna e Vincenzo, che ironia della sorta avevano prenotato lì dopo che avevano saputo che noi saremmo stati lì. Quindi ho detto alla peggio io mi appoggio al bagno di Vincenzo ed Arianna, così il problema te lo risolvo. Tu incassi comunque i soldi, a noi interessa soltanto il letto e la colazione, il bagno, e usiamo quello di Vincenzo e Arianna. Ovviamente io con Arianna e Vincenzo non avevo parlato, ma quando gli ho raccontato la vicenda mi hanno detto assolutamente d'accordo a darvi massima disponibilità, anzi lui se dovesse comportare male addirittura cancelleremo anche noi. Gli ho detto senza starci a rovinare le vacanze tutti. Vedrai che dopo che gli ho detto così il gestore cambierà idea, e così è stato. Gli ho detto così, morale della favola, siamo diventati amici per la pelle. Adesso che andrò lì mi chiarirò con lui e il problema è stato risolto. Non ho più ricevuto messaggi da parte del gestore, quindi mi aspetto che adesso che andiamo a fare il check-in sarà tutto a posto. Comunque adesso torniamo in sella, che abbiamo perso una mezz'oretta qua tra gendarmeria, caffè e roba varia, e ci aspetta la Cappadocia. 100 km. Qua siamo in Cappadocia, Goreme Ucisar sinistra. Siamo a 20 km dalla nostra struttura, 36 gradi, si sente che è totalmente diversa la temperatura rispetto a dove eravamo ieri, non tira un filo di vento qui. Siamo arrivati alla nostra struttura, Moonlight Cappadocia. Adesso mi armerò di Google Translate, cercherò prima di chiarire il tutto e poi di fare il check-in. Anche se Arianna e Vincenzo mi hanno detto guarda no, ci abbiamo parlato, anche lui dispiace di quello che è successo, il posto c'è, non c'è problema. Vabbè, intanto ci chiariamo e poi andiamo in giro. Allora la questione è questa: la camera non è bella di più, la struttura è molto bella come si vedeva da Booking. La stanza è estremamente ampia, addirittura c'è la vasca idromassaggio e c'è un bagno con la doccia qui, cafecito e poi si va. Si va, ovvio, mica ho pagato questo all'albergo io vado. Camera di tuo gradimento, Molto molto bella, la vasca idromassaggio che immagino stasera utilizzerai. ovvio. La Cappadocia è un incanto sospeso tra sogno e realtà. Un mare di rocce scolpite dal vento, valli che al tramonto si accendono di rosso e oro, pinnacoli che si innalzano come torri di un castello nato dalla fantasia. All'alba il cielo si riempie di mongolfiere colorate, globi silenziosi che fluttuano sopra un paesaggio che sembra appartenere a un altro mondo. Nel silenzio ancora avvolto della notte, il respiro dei bruciatori squarcia l'oscurità. I tessuti addormentati si gonfiano lentamente, si accendono di bagliori arancio e si sollevano come lanterne giganti che prendono vita. È un rito antico e potente, il buio si anima, il vento vibra e davanti agli occhi compaiono colossi di seta colorati pronti a spiccare il volo. L'anima della Cappadocia pulsa tra Goreme e Ucisar. Goreme è il cuore vivo delle valli, pinnacoli fiabeschi, chiese rupestri che custodiscono colori antichi, albe che trasformano il cielo in un mosaico di sogni sospesi. Qui natura e spiritualità si intrecciano in un silenzio che parla. Ucisar, invece, veglia dall'alto come un guardiano eterno. La sua rocca possente domina orizzonti senza fine, valli che cambiano colore con la luce, villaggi scolpiti nella pietra, un paesaggio che sembra infinito. Insieme Goreme e Ucisar raccontano la Cappadocia nella sua essenza, un incontro di cielo e terra, di storia e meraviglia, di intimità e grandezza. 8:43 lasciamo Ucisar, guardate qua che rotonda, tutta mongolfiera, qui c'è un'economia che si regge su questa mongolfiera qui. Abbiamo salutato Arianna e Vincenzo, ormai non li troveremo più sulla nostra strada, almeno qui in Turchia, che adesso loro faranno un giro, ne facciamo un altro e noi stiamo puntando alla città sotterranea di Derinkuyu. Ecco qua, Derinkuyu.
Questa piazza mi ricorda che ci vennero incontro un gruppetto di 7-8 ragazzini piccoli che vedevano di rado i turisti con delle moto nuove per loro e gli regalammo delle poche monete perché ci chiedevano soldi, gli dammo delle monete. Scendere a Derinkuyu è come varcare una soglia nel tempo, un tuffo nelle viscere della terra e della storia. Si imbocca il primo passaggio e subito la luce del giorno resta lontana, mentre la roccia ti avvolge in un silenzio millenario. Corridoi stretti, cunicoli che sembrano non finire mai, stanze scolpite con pazienza e ingegno, qui tutto è nascosto, eppure vivo. Immagina il respiro di migliaia di persone che, secoli fa, trovarono rifugio in queste profondità. Il rumore dei passi si fa eco, la mente corre a come dovesse essere vivere sottoterra per giorni, mesi, intere stagioni. Un mondo parallelo, invisibile in superficie, ma straordinariamente reale. A Derinkuyu senti la forza della sopravvivenza, la capacità dell'uomo di trasformare l'oscurità in casa, sicurezza, comunità. Non è solo un sito archeologico, è un'esperienza che scuote, che ti porta a percepire quanto sia potente l'istinto umano di resistere, inventare, andare oltre i limiti della natura. Azione Lago Salato, rigorosamente tramite strade secondarie. Siamo arrivati ad Aksaray, mancano oltre 300 km alla tappa di oggi, di domenica, sono circa 30 gradi, è il 12° giorno di viaggio, abbiamo superato 4300 km, stamattina siamo svegli da molto presto, la stanchezza inizia a farsi sentire. E sono le 11:30 adesso, sosta caffè, qualcosa di energetico, un po' di cioccolate, le barrette, per riprenderci un pochettino. Ci ho mangiato una barretta energetica a testa, adesso ci faremo un gelatino e poi il caffè e proseguiamo. Si va verso nord, arriva a Tuzgolu e poi si scende in giù. Oggi sarà particolarmente impegnativo. 25 km per l'uscita di questa strada. Guardate alla vostra sinistra, quello è sale, Lago Salato. Stiamo arrivando. Davanti a noi il Lago Salato. Stiamo attraversando le saline. Penso che si entri qua sotto. Qui c'è la pesa. Sembra molto strano che si possa entrare qui e non pagare nulla. Noi siamo entrati all'ingresso di una fabbrica e praticamente stiamo attraversando il Lago Salato. Guidiamo sul bianco infinito del Tuzgolu ed è come volare. Sembra che le ruote non tocchino terra ma cielo. Ogni linea che lasciamo sul sale è un segno inciso nell'eternità, un dialogo silenzioso con un orizzonte che non finisce mai. Il rumore del motore rimbomba nel silenzio assoluto, trasformandosi in un canto di libertà. Ogni accelerata è una sfida al vuoto, ogni sguardo verso l'orizzonte è un richiamo a spingersi oltre. Non ci sono strade, non ci sono limiti, siamo noi, la moto e l'infinito. Guidare qui è come entrare in un sogno, un rito sacro in cui il viaggio smette di essere movimento e diventa pura emozione. Impari che il viaggio non è solo chilometri, è il coraggio di entrare nel vuoto e sentirti vivo. È in quel momento che capisci, finché avrai strade davanti, ci sarà sempre un sogno da inseguire. Il sole cala e trasforma la distesa in un mare di fiamme. E in quel momento comprendi che non stai solo viaggiando, stai vivendo un sogno che non svanirà. Adesso bisogna trovare un autolavaggio per togliere tutto questo sale al GS, immediatamente direi. Non sono un fanatico della pulizia della moto come sapete, ma il sale è una cosa che odio, quindi siamo arrivati in località Kulu. Adesso abbiamo trovato questo autolavaggio, i gettoni si prendono al supermercato che è qui dietro di me. Cinzia è andata a prendere i gettoni, prendere anche qualcosa da mangiare, visto che sono circa le 2:30. E laviamo la moto, mangiamo e poi proseguiremo verso Konya. Siamo a circa 180-190 km da Konya. Come vedete il sale ne è tanto, a me interessa togliere soprattutto questo, deleterio per la moto. Non sarà pulito ma sicuramente è un altro aspetto. Adesso ci mangiamo qualcosa di fresco, un caffettino e il viaggio continua. Tra l'altro la pressione della lancia era impressionante, se non si teneva con due mani capace che scappava, pazzesco, e la durata del gettone era infinita. 148 km all'arrivo a Konya. Yeni Kosk Ezra Hotel, eccolo qua, check-in e vediamo di trovare un posto per il mezzo. Cotti ma arrivati.
Konya è un viaggio nel tempo e nello spirito. Tra antiche moschee e minareti che sfiorano il cielo, ogni strada porta con sé il respiro dei secoli. Ma il cuore di Konya batte con le parole di Rumi, il poeta che ha insegnato a guardare oltre l'orizzonte. I dervisci, con la loro danza che sfida il tempo, trasformano il silenzio in preghiera e il movimento in poesia. Qui capisci che la forza non nasce solo dalla storia, ma dalla capacità di trasformarla in ispirazione. Konya ti ricorda che ogni viaggio è un cammino interiore e che la vera meta è sempre un po' più in là di dove osiamo guardare. Ragazzi, buongiorno. Ripartiamo da Konya e puntiamo un altro sito molto iconico, molto frequentato, molto visto. La giornata è bella, non c'è una nuvola. Siamo stati particolarmente fortunati in questo viaggio in Turchia fino ad oggi, perché il meteo, tranne qualche piccola goccia d'acqua quando ripartivamo da Istanbul, è stato sempre dalla nostra parte. Eccola qua. Dai, sto aspettando te. Calma. Stamattina senza sveglia. Anzi, siamo svegliati un quarto d'ora prima della sveglia. Abbiamo dormito dalle 9:30 alle 7:15. Una cosa che non si verificava da secoli. Stamattina c'era un panettiere sotto l'hotel, ha visto la moto, si è affacciato e mi ha detto anch'io ce n'è una, però è più piccola. Sono molto simpatici i turchi. Soltanto quello della struttura del Moonlight si è rivelato una vera brutta persona. Ho dovuto bloccarlo su WhatsApp e continuava a stalkerizzarmi a seguito della mia recensione, dove ovviamente ho lasciato 1, ma gli ho fatto una descrizione. Se avrete voglia di andarla a leggere, andate, Moonlight Cappadocia, leggete la mia recensione, vi fate delle risate pazzesche, che però purtroppo rispecchia la realtà. La fontana, la particolarità di quella fontana è che esce acqua verde. Mettono la targa, togliamo il serbatoio, facciamo il pieno e così inizia la nostra giornata di oggi. Ok, spengo, apro. Full morning, full, thanks. Full. Immancabile bandiera turca ovunque. Scendendo da questo passo da 1500 metri ci si apre davanti a noi uno spettacolo così, un lago davanti a noi che per noi sembra scontato, ma vi garantisco che da queste parti non è sempre ovvio e scontato avere. Anche oggi strade dove ci siamo solo noi, disperse nel nulla. Che spettacolo è! Alla nostra destra c'è il lago di Egirdir, ha delle striature d'azzurro veramente molto belle, molto. Sembra una tavolozza di colori. Stiamo costeggiando Egirdir Yolu. Cinzia mi fa: ma tu hai visto la colonia di fenicotteri? Dico no, non ho visto, non ci ho fatto caso perché sto guardando la strada. Dice guarda, io ho visto, secondo me sono dei fenicotteri. Effettivamente ho mandato il drone perché l'abbiamo a circa 600-700 metri da noi, sono a circa 100 metri dalla costa, ma la strada è all'interno e non si può arrivare sulla costa. C'è una colonia di fenicotteri rosa, bellissimi. Il lago tra l'altro ha dei colori magnifici. I colori del lago, i colori dei fenicotteri, bello. Sembra una tavolozza di colori con tutte le sfumature dal verde all'azzurro cobalto, veramente bello. Un battito d'ali e il silenzio si riempie di vita. Un gruppo immenso di fenicotteri rosa si alza in volo come un unico respiro che si stacca dall'acqua. Le loro sagome eleganti si riflettono nello specchio limpido, creando un doppio cielo, quello azzurro sopra di loro e quello che si apre sotto, perfetto e immobile. Il rosa delle piume contrasta con l'azzurro cristallino e ogni battito d'ala sembra un pennello che dipinge l'aria. Si muovono all'unisono come una coreografia naturale, oscillando e cambiando direzione con grazia che ha del magico. In quella danza sospesa, tra cielo e acqua, il tempo sembra fermarsi. È il trionfo della leggerezza, della bellezza pura, della libertà che solo la natura sa raccontare. Poi tira il vento, sembra il mare. La strada poi è molto bella, sinceramente. Egirdir, 22 km. Probabilmente i fenicotteri erano in quell'insenatura perché c'era meno vento. O meglio, il lago era fermo. Qui invece, come vedete, tira talmente tanto vento che sembra che sia il mare. Siamo lungo la strada che costeggia il lago e ci sono diversi produttori e venditori di frutta. Queste le prenderemo per oggi, per il nostro pranzo. Così il nostro pranzo sarà a base di frutta. La signora è già attrezzata col cellulare. Buongiorno. Ciao. Io prenderei la pesca. Io adesso giocare la mela. Bene? Va bene. Il bottino. 3 pesche e 3 mele. Le laviamo? Ah, ok, gentilissima signora, ce le fa lavare e poi le consumeremo in strada. I chioschi che troverete lungo la strada.
Cinzia sta lavando la frutta e oggi mangeremo questo. Oggi pranzo salutare. Fresco, fa caldo. Ha messo una mela in più per arrotondare a 1 chilo. E allora probabilmente ci darà anche 1 chilo di prugne, perché vedo che sta caricando le prugne come se non ci fosse un domani. Vabbè, tanto non si rovina. Il prugno guarda, il prugno verno. Le prugne erano nascoste lì sotto. Praticamente 1 chilo di prugne, 1 chilo di mele, 1 chilo di pesca. Abbiamo pagato 100 lire? 100 lire. Grazie mille signore. Adesso c'è anche le sedie, ok. Ora ci sediamo e ci mangiamo. Thank you. Quando vi dicevo che il popolo turco è estremamente gentile e cordiale, intendevo proprio questo. Siamo fermati a comprare la frutta, abbiamo speso 100 lire. 100 lire è l'equivalente più o meno di 2 euro. Abbiamo preso 1 chilo di mele, 1 chilo di pesca, 1 chilo di prugne. Poi a Cinzia hanno regalato altre mele. Stanno offrendo anche il chai. Intorno a Cinzia ci sono altre 2 o 3 donne. Stanno parlando con lei col translator. Gente ospitale, gente di cuore. Facciamo fatica a ripartire perché la signora continua a mettere ogni frase che Cinzia traduce dall'italiano al turco, la signora continua a mettere frutta all'interno della sacca. Abbiamo non so quante mele a questo punto e quante pesche. L'ospitalità è veramente qualcosa di pazzesco. Ok, grazie ancora, ciao. Senza scritte, meraviglioso. Non sembra di essere in Turchia. Siamo a circa 150 km dall'arrivo della tappa di oggi, che è Pamukkale. Siamo fermati a questo distributore per fare la nostra solita pausa da mele e caffè. Eravamo a farci il caffè in quell'angolino lì, padrone del distributore, cioè sono i tavolini, usate i tavolini tranquillamente. E quindi ancora una volta ovunque andrete troverete persone disponibili. Ci ha detto se volete potete utilizzare anche questo lato qui. No, guarda. Grazie ancora della tua disponibilità, ci è più che sufficiente con questo tavolino. Quindi frutta secca e caffè. Per noi è un'altra salina, molto più piccola del lago salato, comunque è sale anche qui. La natura è cambiata totalmente ancora una volta. Le montagne aspre hanno lasciato lo spazio a tanto verde in questo momento. Quella colata bianca di calcare che vedete davanti a voi sono le vasche bianche di Pamukkale. Arrivati a Pamukkale, siamo praticamente a 200 metri dalle vasche. Vedi quanta gente c'è già? Pieno. Così, c'è crisi. Se vuoi ti può fare pure un bagno in piscina qua. Mi posso dire di no. E tra l'altro la stanza è questa, 203. Ponte piscina. Questa sì che è una bella notizia. Si sente l'odore di cloro, dai. Stanza molto ampia, carichiamo doccia e si va. Guardate un po' come vi è attrezzato anche uno stendipanni. Jeans a parte sulla ringhiera, ma guardate che stendino extra quality. Pamukkale è un miracolo che la natura ha scritto con l'acqua e con il tempo. Davanti a noi candide terrazze di travertino che scendono come scale verso l'infinito, baciate da acque termali azzurre e scintillanti. Ogni vasca sembra un frammento di cielo caduto sulla terra. Camminare qui significa entrare in un paesaggio che non appartiene al quotidiano. È come toccare con mano la purezza, sentirsi parte di un disegno più grande. Pamukkale non è solo un luogo da vedere, è un invito ad andare oltre i propri limiti, a credere nella meraviglia, a ricordarsi che la bellezza esiste ed è capace di trasformarci. Ragazzi, buongiorno, ripartiamo dall'hotel Yun e puntiamo a Efeso. Prima sosta che faremo oggi, però mi sa che è di nuovo la farmacia, perché ahimè le mani di Cinzia sono in queste condizioni qui. I puntini sono cambiati, le mani si stanno ingrossando, quindi troveremo un'altra farmacia dove poter risolvere o quanto alleviare il problema delle mani, soprattutto perché nelle mani togli e metti i guanti, il prurito e il fastidio è notevole. Di contro a me tra pillole e pomate sono spariti quasi del tutto. In realtà il giro di oggi sarebbe stato un po' diverso, saremmo scesi in diversi siti archeologici. Sorry. A posto, grazie. Come dicevo, avremmo fatto un altro giro in diversi siti archeologici, ma avremmo allungato di parecchio la fine della tappa di oggi, che è quella di Efeso. Siccome Cinzia non è mai stata a Efeso e ci teneva a visitarlo con calma, abbiamo tolto le altre tappe che avevamo in cascina, anche perché, detto fuori dai denti, costa tutto un botto di soldi, uno sproposito rispetto a quello che è il posto. E scoprirete strada facendo che c'è un prezzo per i turchi
e un prezzo per i turisti. Per farvi un esempio, castello di Topkapi, 8 euro per i turchi, 50 euro per i turisti. Questo più o meno è la proporzione. Come vi dicevo, ci sono alcuni punti, quelli un po' più turistici, dove il loro obiettivo è assolutamente spillarvi quanti più soldi possibile. Loro vivono di questo fondamentalmente. A dormire abbiamo speso ieri sera 40 euro, una bella struttura con la piscina, con una colazione a buffet che non finiva mai, probabilmente la colazione più ricca che abbiamo trovato in giro. Trovate davanti a 200 metri da Pamukkale. A 200 metri da Pamukkale, vicinissimo a Pamukkale. Poi trovate Pamukkale 30 euro, con la guida 40. Comunque, questo è quanto. Andiamo in sella e puntiamo Efeso, anzi prima la farmacia. Si intrufolano ovunque, ma con la macchina, col tir, con qualsiasi cosa. Poi lasciate 2 metri davanti a voi per una questione di sicurezza, c'è sicuramente qualcuno che ci si infila. Abbiamo trovato una farmacia aperta. Adesso Cinzia sta smanettando un po' col Google Translate. Cinzia intende con il Google Translate per tradurre dall'italiano al turco quello che vorremmo dirgli. Quelli che fondamentalmente qualche giorno fa le mani erano leggermente migliori, non erano gonfie, e vediamo cosa ci consiglia. Abbiamo trovato un paese lungo la strada, perché generalmente le farmacie le trovate nei paesi un po' più grandi, e questa qui dietro è la farmacia dove andremo adesso. La farmacista ci ha dato altri antistaminici e altre pomate simili a quelle di prima, un po' più forti, sostengono loro. La realtà è che neanche loro purtroppo sanno cos'è, quindi anche loro vanno un po' a tentoni. Siamo in uno dei rarissimi tratti autostradali che abbiamo intrapreso in questo viaggio. Probabilmente neanche seguire i consigli del ragazzo che ci ha fatto l'HGS, non sappiamo se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male a fargli un rinforzino, perché per ora non sappiamo i costi delle tratte autostradali. Ma questa penso che sia la seconda o la terza volta che entriamo in autostrada, tra l'altro per una quarantina di chilometri. Efeso, direzione nord. Il verde che c'è oggi contrasta con i colori ocra dei giorni scorsi. HGS, eccola qua l'uscita. Immancabili controlli della polizia. C'è una sosta frutta e caffè. Scendiamo là che dice all'ombra. Ora ho deciso di farmi fare questa strada qua. Speriamo sia quella giusta. No, non è quella giusta. No. Siamo tornati indietro perché lì non era il caso di proseguire e sto facendo ricalcolare al navigatore la strada un po' meglio, ecco. Ovviamente siamo ad Efeso. Aspetta, giriamo qua, ma là c'è una transenne. Vediamo se uscendo da qui riusciamo a portare a casa il risultato. Qui eccolo qua, Amazon, eccolo qua. Mi fermo qua, metto all'ombra magari. È tutto disconnesso per terra, bisogna fare attenzione. Ah, ok, thank you. Questa è un'ottima notizia. Acqua fresca compresa. Questa è la nostra stanza. È una casa che ha oltre 100 anni, ci ha fatto la premessa. Carina, particolare. Sì, molto molto particolare. Siamo immersi nel verde, ragazzi. C'è anche l'armadio e vi garantisco che le grucce non da tutte le parti le troverete. Siamo centralissimi. La moto è parcheggiata all'esterno, purtroppo all'interno non c'è posto, ma il proprietario mi ha detto è una zona tranquilla, le persone lasciano le chiavi sulle macchine, i finestrini aperti, nessuno aveva toccato nulla. Adesso scarichiamo, doccia. Soddisfatta? Molto carina, mi piace, molto particolare. Good. Molto soddisfatta. Ragazzi, terza tappa della Ekzane farmacia. Se il problema di Cinzia dovesse essere risolto, il merito non sarà dei farmacisti turchi, ma il merito sarà di Paolo e Bicio. Chi sono? Sono 2 dottori che fanno parte del gruppo degli ammutinati, che noi abbiamo una chat. Chi mi segue sa che con loro faccio un incontro all'anno e quest'anno l'incontro si farà dal 4 al 5 di ottobre. E da questo punto già era in previsione la presenza di Cinzia. Ma dopo questo adesso è obbligatoria. È d'obbligo. Efeso non è solo un sito archeologico, è un viaggio dentro l'eternità. Le sue strade lastricate raccontano il passaggio di mercanti, filosofi, imperatori e perfino gli apostoli, lasciando un'eco che ancora oggi sembra vibrare tra le pietre. La biblioteca di Celso si erge come un simbolo eterno di conoscenza, mentre il Teatro Grande sembra pronto a risuonare ancora di applausi. E poi il ricordo del Tempio di Artemide, una delle 7 meraviglie del mondo antico, che rende Efeso un luogo mitico. Camminare qui significa non osservare rovine, ma ascoltare la voce di una città immortale. Efeso non appartiene al passato, continua a vivere, potente e solenne, sotto il cielo dell'Anatolia. Questa mattina colazione in giardino per la nostra stanza e qui si fa colazione. Dai che giù un po' meglio, le mani vanno un po' meglio, dai. Meglio.
buona colazione. Inizia la giornata. Ciao Boris! Lasciamo alle spalle la magia di Efeso e puntiamo verso nord. La tappa di oggi non sarà lunga, ma porta con sé un significato speciale. Dopo tanti chilometri, salite, emozioni e giornate intense, ci concediamo il lusso di rallentare. Mezza giornata tutta per noi, per respirare, lasciar correre i pensieri davanti al mare e ritrovare energia. Eppure, anche in questo ritmo più dolce, l'avventura non si ferma. La strada ci riserva ancora sorprese e tra queste spicca un nome leggendario, Pergamo, con la sua storia millenaria che continua a sfidare il tempo. Un viaggio che non si limita a portarci da un luogo all'altro, ma che ci insegna anche l'arte di fermarsi e godere del cammino. Siamo arrivati a Pergamo. A sinistra, eccolo qua, Acropoli. Poi bisogna arrivare lì e se il vento ce lo consente alzare il mare. Ragazzi, siamo all'Acropoli di Pergamo. Il prezzo è 15, non 30. Il prezzo è 15 euro, ma puoi entrare? No, ti do fuori con un centesimo. Ecco, avete sentito. Quindi adesso male che va scendiamo un po' sotto e la alziamo da lì il mare, perché qui siamo un po' troppo in vista. Però da qui volevo arrivare perché la vista è veramente bella. Pergamo domina dall'alto come un'antica regina, con i resti dei templi e del teatro che si aggrappano al pendio scosceso. Dal drone, nonostante il vento che scuote l'inquadratura, il sito appare maestoso e fragile allo stesso tempo. Pietre millenarie sospese tra cielo e terra, memoria di un potere che sfidava il tempo. Ogni raffica sembra voler strappare il volo, ma il panorama ripaga. L'antica Acropoli si svela in tutta la sua grandezza, come un frammento di eternità incastonato tra le colline dell'Anatolia. Sono riuscito a fare un volo molto veloce, molto rapido, perché il vento è veramente forte. A un certo punto il Mavic mi diceva impossibile arrivare al return to home per causa del vento. Si dicono queste Comunque ritorno effettuato, volo fatto, nonostante le 1000 raccomandazioni di Cinzia. Cinzia è una detrattrice di voli. Quando volete volare con Mavic parlate con Cinzia. Per Cinzia non si potrebbe volare da nessuna parte, anche dove è consentito. Qui no. Qui è consentito, qui soltanto il vento. C'è vento forte. Vento forte. Il Mavic è un piccolo animale, un piccolo diavoletto, diavolo a 4 eliche. Adesso il viaggio Quando continua. ti faranno una multa la pagherai tu, perché io non tirerò fuori €1. In questo caso 1 lira. La tappa di oggi si concluderà sul mare per la contentezza di Cinzia. Speriamo che il meteo sia dalla nostra parte, perché il sole entra e esce, ma soprattutto c'è un vento pazzesco. Il mare è molto bello però, siamo a 8 km dal nostro arrivo. Ayvalik, bella spiaggettina così, passiamo mezzo pomeriggio qua. E da quest'altro lato ci sono le saline. I colori si alternano dal rosa all'azzurro, meraviglioso. Ayvalik, arrivati, eccoci qua. Adesso bisogna aspettare solo che esca un po' di sun. Andiamo a fare il check-in, dai, che il mare ti aspetta. Oggi è mezza giornata di mare, ci scappa tutta quanta. Ayvalik ci accoglie con le sue strade strette e insidiose, un labirinto che mettono a dura prova noi ed il GS. La fatica diventa conquista, raggiungiamo la nostra meta. Abbiamo fatto più fatica a arrivare qui a sto hotel che a fare il Dark Canyon, pronti a lasciarci avvolgere dal mare, dal profumo del cibo e da un tramonto che incendia l'orizzonte. Dopo un tramonto così, Balik El Mek può accompagnare solo. Ragazzi, buongiorno. La prima difficoltà di questa mattina sarà portare il GS fuori da questo labirinto di viette per 2 motivi. Il primo, c'è questo solco dove loro fanno incanalare ovviamente l'acqua piovana, che aiuta sicuramente a defluire dell'acqua lungo la strada, ma una volta che ci mettete le ruote del GS dentro è come andare su dei binari. Guardate quanto è stretto questa via. Una volta che si è qui, il problema non è finito, perché di qua ho parcheggiato una macchina e noi lì non passeremo, quindi bisogna andare di qua. Il vento intanto soffia inesorabile e qui nel mezzo c'è questo buco, quindi bisogna passare alla destra piuttosto che alla sinistra. Alla sinistra la eviterei semplicemente perché il filo è basso, come vedete c'è quel filo basso qua che mi dà fastidio, quindi passerei da qui, uscirei da questo lato qui e poi andremo verso nord. Iniziamo questa avventura qui. Come se ciò non bastasse, nella strada che abbiamo intrapreso c'è un grosso bazar, quindi ne stiamo cambiando ulteriormente. Questo è lo spettacolo davanti a noi, sotto un vento che soffia a 60 km/h. Siamo fermati a fare la solita benzina. So per certo che gli ammutinati questa mattina avrebbero gradito molto. Avrebbero fatto tutto il pieno. Dicio, Paolo,
Gunt, Ernesto, Teo, sicuramente avremmo fatto il pieno tutti. Ernesto, dico a te, tu avresti apprezzato 2 volte perché fa la benzina come piace a te, proprio fino all'orlo, tant'è che è uscita persino dallo sfiato. Non so se si vede, ma questo è un aeroplano che praticamente è allestito a ristorante e molto presto, sono circa le 9:30 e di conseguenza è chiuso in questo momento. Passavamo di fianco, ho detto vabbè, facciamoci una sosta e ci fermiamo. È impossibile alzare il drone perché ragazzi c'è un vento pazzesco, ad oltre 60 km/h. Guardate il velo di Pacola come si alza quando tira vento. Comunque una cosa da dire assolutamente al d'onore di Cinzia è che senza l'aiuto di carrattrezzo umano Cinzia oggi avrei avuto seri problemi a tirare fuori la moto da quel labirinto. Mare vita, come direbbe Cinzia. La nostra salita verso il nord prosegue. Oggi sarà una tappa lunga, oggi sono 430 km circa. Questo vento non ci abbandona, ci prende a schiaffi come e quando vuole. In questo momento ce l'abbiamo sulla nostra destra. Per capire il senso del vento che c'è, pensate soltanto a quanta forza ci vuole per far dispiegare una bandiera come questa. Sarà alta 6-7 metri e larga 10-12 metri e vi rendete conto del vento che c'è. In questo momento stiamo leggermente scendendo e quindi siamo un po' riparati, ma in alcuni punti se volessimo fermarci non saremmo in grado di farlo. Abbiamo portato il vento anche qui. Siamo praticamente a 6,5 km dal cavallo di Troia. Arriviamo a Cianakkale, città che custodisce il mito eterno di Troia. Sul lungomare ci attende il celebre cavallo, simbolo di astuzia e leggenda, memoria di un'epopea che ha attraversato i millenni. Traguardo raggiunto, verso la via del ritorno. Davanti a lui il tempo sembra fermarsi, la storia si mescola all'emozione e il viaggio acquista il sapore dell'eternità. Si punta il ponte dei Dardanelli, il ponte che dall'Asia ci riporterà in Europa. Facciamo la nostra sosta per la frutta. Su questa autostrada c'è Tivendolo, ma ne approfittiamo per far fuori le ultime lire turche. Cinzia fichi e io pesco. Andiamo 2-3 pesche e fichi vedi tu quante ne vuoi? Tu non li vuoi? No, io fichi no. 3? 3 va bene, sì. Una me le mangio subito e 2 ce le portiamo. Abbiamo comprato la frutta circa 10 km più avanti, avevo lasciato a Cinzia la Insta360 per fare le riprese sul ponte di Dardanelli, ma il vento è decisamente troppo forte. Ho optato per rimettere la 360 al suo posto, che non è il caso di far viaggiare Cinzia tenendosi con una mano sola. Il ponte di Dardanelli è molto bello, è molto imponente, unisce l'Asia all'Europa e viceversa. La voglia di farlo è tanta, ma non mi nascondo che dopo il vento terrorizzante dell'Islanda, quando vediamo il vento sopra i 50-60 km/h ci iniziano a tremare i polsi. Eccolo qua, Dima, ci siamo. Davanti a noi il ponte dei Dardanelli. Tranquilli, stai sereno, ce lo facciamo al nostro passo, nonostante il vento. Attraversiamo in moto il ponte dei Dardanelli e davanti a noi si apre un'opera titanica che unisce 2 mondi. Il cielo è terso, il mare scintilla sotto di noi e il vento ci sfida con forza. Ma è proprio in questa lotta che sentiamo la grandezza del momento. L'Europa è sempre più vicina, è emozionante ragazzi, è inutile che ve lo nascondo. Un ponte che non è solo acciaio e cavi, ma simbolo di audacia, di visioni trasformate in realtà, di strade che collegano continenti e destini. Ecco Prusu, prendiamo il biglietto, mettiamo dentro, non è minimamente paragonabile a quello islandese, ma vi garantisco che vento ce n'è anche qui. Ora di pranzo, il solito nostro gelato, io prendo oggi per cambiare, mi prendo cucciolone per me E oreo per me. e buon appetito. Le mani di Cinzia migliorano per fortuna. La ricetta di Bicio e Paolo, gli ammutinati hanno una marcia in più. Nel frattempo stiamo aspettando che salga l'immancabile caffè, che sarà uno degli ultimi caffè in Turchia. Oggi e domani in Turchia, stasera ultima notte, a Edirne. Prima la Cinzia mi fa: ma tu sei contento di tornare a lavorare? Contento è una parola grossa, però Il bello del viaggio è che poi si torna a casa, alla quotidianità. quindi alla domanda sei contento di tornare all'ufficio? La risposta mia è sì, anche perché dopo 3-4 settimane è giusto tornare in ufficio ed è anche piacevole tornare alle comodità e ai comfort di tutti i giorni. Come tutte le cose, quando c'è la novità si apprezza, perché grazie allo stipendio riusciamo a fare queste cose qui. 100 km da Edirne e il viaggio continua. Qui è la polizia stessa a dirvi di andare sulla destra, vi fa passare davanti a tutti, meraviglioso. Opla. Morning. What? Ah, go.
Ha detto qualcosa che non l'ho capito, me ne camo, go go go. Il nostro hotel è completamente in centro. Siamo a circa 2,5 km dall'hotel. È giovedì, giusto? È giovedì oggi? Dovrebbe essere giovedì, abbiamo perso il conto e la città è un po' trafficata. Dai che verde, dai che verde. Se il drone si può alzare, magari un voletto ce lo facciamo sopra la moschea. Prima check-in e doccia. Allora, noi arriviamo da qui. Cinzia, carro attrezzo umano, mi ha aiutato a girare la moto. Il nostro hotel è qui. Ma siccome lui ha deciso di occupare la carreggiata, mi sta pure simpatico, ha detto fai il giro del caseggiato. Ho detto vabbè, aspetto. No, ce n'è per un po'. Qua funziona così. Comunque, senza Cinzia Non la trovi un'altra come me, anche con una mano sposto il GS. C'è la potenza, c'è la potenza. bagno e camera. Semplice ma estremamente comodo perché è in centro. Semplice però ha tutti i comfort e quindi va bene così. Questa notte la moto resterà qui. Questo è l'hotel dove alloggeremo questa sera. Si chiama Home 22, che poi nella realtà su Booking ha cambiato nome almeno 3 volte. Hotel 22, Hotel Home 22, attualmente ce l'ho salvato come Home 22. Il Booking si chiama diversamente. La cosa importante è che è molto vicino al centro, è molto comodo per noi. Il costo è sui 50 euro una notte compresa di colazione. Edirne ci accoglie con le sue vie intrise di storia, un intreccio di strade e moschee che raccontano secoli di grandezza. Il viaggio ci mette alla prova, ma ogni passo è ripagato. Ci lasciamo conquistare dalla bellezza della città, dal suo ritmo antico e dall'attesa di un tramonto che veste d'oro i suoi minareti. Buongiorno ragazzi, ultimo pieno in quel di Turchia. Abbiamo appena lasciato Edirne, sono circa le 8:10 e siamo a pochi chilometri dalla nostra frontiera, dalla prima frontiera di oggi, dalla Turchia alla Bulgaria, cioè dalla Bulgaria alla Serbia. Facciamo fuori l'ultimo pieno, ultimi di ritorno. È iniziato qui circa 12-13 giorni fa. Oggi stiamo uscendo dalla Turchia. Sembra il viaggio iniziato tanto tempo fa, eppure sembra di essere stati qui ieri. In realtà sarebbe stato troppo bello, Dima. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. Guarda qua che fila che c'è. Qui mi sa che non si passa, nessuna parte. Oggi comincia il rientro. 700 km davanti a noi, 3 dogane da attraversare. Turchia, Bulgaria, Serbia. Il sole è alto, il vento spinge. Davanti a noi un mare di auto bloccate da ore. La dogana turca, la più dura. Penso che loro abbiano dormito qui, perché alcuni di loro hanno quel collare che si usa quando si va in aereo. Migliaia di persone ferme dalla notte prima. Con la moto cerchiamo il varco tra birilli, strettoie e sguardi curiosi. A volte dobbiamo spostarli noi, uno ad uno, per aprirci la strada. Un gesto rapido, un respiro trattenuto e si riparte. Il popolo turco attende in silenzio, paziente, sereno. Per loro è routine, per noi è un labirinto surreale. 90 minuti di lotta e finalmente il confine è alle spalle. La Bulgaria ci accoglie con controlli rapidi, quasi invisibili. Un timbro, un cenno e di nuovo gas. La strada verso nord continua e la nostra avventura non è ancora finita. Oggi ve lo dico già, ci sarà ben poco da vedere. Oggi saranno 720 km veloci da fare in maniera più veloce possibile e speriamo che la strada sia sempre scorrevole. Le aspettative sono di arrivare a un orario decente a Belgrado e quantomeno farsi un giro per il centro. Avevamo messo in conto che non l'avremmo visitata per bene, è impossibile con i chilometri che abbiamo, ma almeno ci piacerebbe fare un giretto anche dopo cena a piedi per rilassarci un po'. Siamo arrivati a Sofia. No, va bella Coca-Cola, grazie. Siamo usciti dall'autostrada e praticamente la strada per Belgrado vi fa girare intorno a Sofia. Siamo fermati a fare benzina, facciamo una sosta per mangiare qualcosa, sosta bagno e sosta cibo, una coca e un gelatino per le temperature che ci sono. Inutile dirvelo, c'è traffico perché tutte le macchine che praticamente erano con noi in dogana in Turchia praticamente stanno risalendo come saliamo noi verso nord. Vediamo targhe tedesche, targhe olandesi, targhe inglesi, austriache. Fondamentalmente ci porteremo questa carovana di auto con noi un po' di chilometri. In dogana serba, è una cosa che non ve lo potete neanche immaginare. Volete sapere qual è la bellezza del viaggiare? La solidarietà degli italiani. Abbiamo superato forse 300 auto in coda turche perché la polizia ci ha detto di superarle. Nessuno che ha rotto i coglioni. L'unico che ha rotto i coglioni e ha avuto da ridire è un italiano, e questo qui dietro che cosa ci ha detto? Ci dobbiamo far sempre riconoscere. Veramente gli ho detto: chi si sta facendo riconoscere sei tu. Nessuno ha parlato, la polizia si è detto: con le moto andate avanti, lui è l'unico che ha
tipo che ha avuto da ridire sarà sicuramente uno di quelli che se vede la coda e vede le moto passare, piuttosto che farvi passare si mette di traverso. Ha fatto semplicemente l'invidioso. Go, dai, ce ne fotte, andiamo. Viaggio continua. Go! Siamo entrati in Serbia. La temperatura oscilla tra i 36 e i 38 gradi. Il motore del GS gira costantemente tra i 101 e i 102. La fatica persino il GS a stemperarsi. Siamo a 200 km all'incirca da Belgrado. Abbiamo deciso di fermarci in questa pompa di benzina, sarà l'ultima sosta che faremo. Ci fermiamo per bere giusto qualcosa. E in tutto ciò Cinzia è tornata con uno splendido succo. Succo of the day. Ci vuole con una temperatura così. Fresco, ti tira sul morale. A noi lo skyline di Belgrado, 7 km la nostra uscita 8. Ci siamo, 600 metri all'hotel. Hotel Rex, dovrebbe avere anche il parcheggio. Ora mettiamo qui, la giriamo così domani siamo pronti per andarcene. Vi anticipo subito che qui a Belgrado non abbiamo badato a spese. Sesto piano, Hotel Rex, stanza 615. Questo è il bagno, ma il pezzo forte arriva adesso. Questa è la camera e questo è il soggiorno. Cucina, E noi lo saremo. pezzo forte. Avevo detto che non si badava a spese, da qui possiamo anche alzare il Mavic senza nessun tipo di problemi. E davanti a noi abbiamo tutto lo skyline di Belgrado. Siamo, ve lo ricordo, in pieno centro. Tra l'altro arrivare qui a Belgrado è stato estremamente semplice, poco traffico, siamo estremamente soddisfatti sia della giornata e sia della struttura. Belgrado, la città dove il Danubio incontra la Sava. Un'anima ribelle, fiera, instancabile, fortezze che dominano dall'alto, strade che non dormono mai. Tra storia e vita notturna, Belgrado è energia pura, un crocevia di popoli, culture e destini. Qui ogni angolo racconta una sfida, ogni notte una nuova avventura. Cenare abbiamo cenato, buonanotte, a domani. Buonanotte. Stamattina c'è un banchetto della colazione, qualcosa di pazzesco, in linea con la camera dove abbiamo dormito. Ha rispettato le tue aspettative questa colazione? Altissimo livello, come ce l'aspettavamo ieri dopo aver visto la camera. Stavamo ripartendo senza un oggetto molto importante. Che cosa? Un magnete. Adesso andiamo a recuperare il magnete e iniziamo la cavalcata di oggi. Si trova in una di quelle zone pedonali dove neanche a farla apposta siamo passati ieri, ma ci siamo completamente dimenticati, ed è uno dei pochissimi negozi che apre alle 8. Adesso ne scegliamo uno, sì, va bene. E anche il magnete preso. Adesso next stop Lubiana. Prima però abbiamo un po' di frontiere da passare. Go go go! Ragazzi, oggi un'altra giornata da cruise control, 550 km. Prendiamo il ticket, lo mettiamo in borsa, si innesta la prima e si va a vincere facile. Questa mattina il cielo è un po' grigio, un po' velato e a vedere le previsioni ci sarebbe anche la possibilità di prendere qualche scroscio d'acqua, ma staremo a vedere. Eccoci qua, dogana della Croazia. C'è un po' di movimento qua in Croazia. Vediamo se riusciamo ad arrivare da qualche parte un po' meglio di qua. Vediamo se... calmati. Vediamo se riusciamo ad arrivare qua. Questa è la dogana serba, dopo quella serba c'è quella croata. C'è un po' di movimento, sono circa le 10. All'italiano che ci ha detto che fate sempre riconoscere, questo tedesco ha detto seguite me, adesso vi porto velocemente più in cima. E sempre è stato, siamo arrivati qui in men che non si dica, quindi che dire, chapeau al tedesco, a quanto pare non siamo noi italiani. Good trip! Good travel, take care. Thank you. Enjoy. Bye bye. Have a nice day. I get nothing. Ciao. Very fast. Yes, very fast. Right. Ciao, grazie. Grazie. Bye bye. Bye.
Come annunciato dalle previsioni, la pioggia ci raggiunge, prima timida, poi sempre più decisa fino a trasformarsi in un muro d'acqua. Ci fermiamo in un'area di servizio, indossiamo l'equipaggiamento da battaglia e ripartiamo. Direi che è arrivato il momento di togliere il Panama da qua sopra perché sta piovendo abbondantemente. Adesso vi faccio vedere una figata di questa giacca Super Adventure. Super Adventure ha una parte interna che è in Absolute Shell, fa passare aria ed acqua. La figata è che potete indossarla sia sotto la giacca che sopra. Io la indosserò così, in questa maniera mi preserverò dall'acqua. Molto molto comoda questa roba qui, averlo sopra la giacca. Preferisco metterla sopra la giacca e non sotto, perché nel momento in cui smettesse di piovere io mi tolgo questa parte qui e viaggio assolutamente asciutto. Cinzia indossa questa giacca qui sempre della Dainese, è ultra mega traforata. Lei sopra questa inevitabilmente indosserà un antipioggia. Primo giorno d'acqua, il Panama lo mettiamo dentro la borsa che forse è meglio. Pronti per la partenza, vestiti, 13 minuti tanto smette. E ogni volta che ci vestiamo dopo un po' smette. Siamo pronti? Prontissimi. Go, Vai. vado! L'asfalto, poco drenante, sembra volerci mettere alla prova. Le ruote fendono rivoli che diventano fiumi, ma il GS non conosce esitazione, procede solido, inarrestabile, come se scorresse su binari invisibili. Ogni goccia diventa parte del viaggio, ogni chilometro una piccola vittoria contro gli elementi. Dopo circa 240 km di acqua ininterrotta, con un asfalto che vi posso garantire non drena nulla, adesso pare che l'acqua si stia calmando e davanti a noi vediamo un po' di chiaro. Tante auto viaggiano con fendinebbie accesi in maniera da segnalare la sua presenza ai mezzi che sopraggiungono, perché si alza talmente tanta acqua che è veramente difficoltosa la questione. Giusto il tempo di arrivare al casellato stradale ha smesso di piovere, come vedete continua a gocciolare il caso perché abbiamo preso tanta di quell'acqua che la metà basta. Morning, cerchiamo di non farlo cadere per terra, se no siamo morti e sepolti. 11,20 euro. Siamo a posto, chiudiamo, mi fermo più avanti e rimetto il guanto e si continua il viaggio. Sarà da combattere ancora. Sono 6 km di coda, ragazzi. Era creata la coda per un incidente, avevano tamponato 3-4 auto, è arrivata pure la polizia. Adesso per fortuna la viabilità è tornata regolare. Slovenia, 0 controlli, ci fermiamo, prendiamo la vignetta e proseguiamo. Comunque ragazzi, la tenuta della giacca Absolute Shell promossa. Adesso facciamo una rapida sosta, un caffettino e ci facciamo gli ultimi 130 km per arrivare a Lubiana. Teslova, eccola qua, perfetto. Ecco la stanza di questa sera, semplice, modesta ma estremamente colorata. Lubiana, la città che sembra uscita da un libro di fiabe anche sotto un cielo uggioso e fresco. Le nuvole giocano attorno al castello che veglia sul centro storico dall'alto dei suoi secoli di storia. Le strade acciottolate pullulano di turisti, ma camminando a piedi scopri scorci nascosti, ponti eleganti e angoli silenziosi. Ogni passo racconta di storie di mercati, di artigiani e di incontri improvvisi. Lubiana ti avvolge con la sua calma discreta, mentre il cielo grigio rende i colori della città ancora più intensi. Lubiana non è solo una capitale, è un luogo che unisce il respiro della sua storia con l'energia della sua gente. Allora ragazzi, questa è la struttura, l'abbiamo pagata circa 80 euro per avere una cameretta piccola con i servizi igienici in comune, ma la colazione è veramente qualcosa di fotonico. Lasciamo Lubiana sotto delle nuvolette e un tiepido sole, ma il sole dovrebbe accompagnarci per tutto il resto del viaggio. Praticamente siamo passati dai 40 gradi ai 15, almeno sono 15 gradi, fa freschino, ecco. Nuvole estremamente basse, però che paesaggi che ci sono. Siamo a 500 km da casa circa. Alt Polizei.
Ultimo cafecito on the road del viaggio. Autine che si è dimostrato un serio e fiero compagno di questo viaggio. Ci ha permesso di bere degli ottimi caffè in qualsiasi posto e in qualsiasi condizione. È l'ultima sosta che faremo, credo. Arriveremo a casa con circa 7.800 km percorsi. Il traguardo dei 250.000 è praticamente davanti a noi, perché siamo alla soglia dei 249 e quindi penso che il traguardo dei 250.000 sia facilmente raggiungibile. La prossima bandierina per il GS sarà a quota 300.000. Questo per dire che tanti di voi mi scrivete: quando cambierà il GS? Il GS inizia a essere poco affidabile, quando è che passi al 1.300? Il mio cuore batte per questo mezzo, o meglio, questo mezzo mi fa battere forte il cuore e mi dà la serenità, la tranquillità di partire e tornare sempre a casa col mezzo. Tutto ciò mi fa partire tranquillo e sereno. Quando una persona parte tranquilla e serena si gode meglio il viaggio. Se e quando questo mezzo non mi darà più la serenità, la tranquillità, la pace, la leggerezza di partire, in quel momento prenderò in considerazione la possibilità di cambiarlo. Ma fino a quel giorno questo mezzo ci ha portato, ci porta e continuerà a farlo in tutta tranquillità. Quindi la prossima bandierina è a 300.000. Eccoci qua, la fine del viaggio. Che ti è sembrato sto viaggio? Allora, è stato un viaggio bellissimo, era in programma già da 2 anni, poi rimandato per via del terremoto. Finalmente siamo riusciti a partire. Quanto mi riguarda, io non c'ero mai stata, è stato un viaggio bellissimo, molto emozionante, come me l'aspettavo, forse anche al di sopra di ogni mia aspettativa. Ci tornerei magari, ma non adesso, nel senso è uno di quei viaggi dove penso che magari in un futuro mi piacerebbe tornare, magari con più calma, perché adesso l'abbiamo fatto in totale di circa 3 settimane, siamo stati proprio molto con i tempi stretti, diciamo, abbiamo pedalato, quindi magari fare delle tappe anche un pochino più corte e fare dei giorni in più, però lavorando e avendo le ferie, quindi siamo stati costretti a fare delle scelte e a dare priorità ad alcuni posti piuttosto che ad altri. Siamo riusciti a vedere tutto quello che ci eravamo prefissati di vedere. Abbiamo rispettato la tabella di marcia. Il popolo turco si è confermato per l'ennesima volta un popolo estremamente di cuore, ad eccezione di uno solo, titolare del Moonlight, che vi invito ad evitare come la peste, che si è dimostrato estremamente scortese, approfittatore, furbo, per non usare altri termini, estremamente una brutta persona. Ad eccezione di questa mosca bianca, abbiamo trovato tanta accoglienza, tanta sicurezza, controlli in ogni angolo del paese. I poliziotti a volte ci fermavano sorridenti e solari, sia per un controllo, ma sia anche a volte per semplicemente scambiare 2 parole. Cioè, quando per loro arriva un turista è come se fosse una festa. Abbiamo trovato un popolo estremamente umile, che meno aveva e più voleva dare. In alcuni posti abbiamo parlato con loro tramite il Google Translate ed era uno scambio molto bello, perché vedevamo nei loro occhi la felicità nel parlare con noi persone estranee. Il chai, il tè era tappa fissa, omaggio, quindi dire di no era impossibile, ma alcune volte ho dovuto dire di no per forza, perché con 40 gradi il tè caldo non ci andava, preferivamo più qualcosa di fresco. Sembravamo di casa, ecco. Poi sono arrivate anche delle vicine di casa, lì delle ragazze così, che lei non riusciva ad utilizzare il cellulare col translate, chiamato, non so se erano le figlie o insomma delle vicine di casa, e alla fine invece di fermarci 5 minuti per la frutta siamo stati lì forse 2 o 3 quarti d'ora a parlare come se fossero delle nostre vicine di casa, ecco. Turiste. Il turista è sempre da dove arrivate, dove andate, che giro fate. Man mano che citavamo le cittadine che abbiamo attraversato, che avremmo dovuto attraversare, i loro occhi si accendevano, perché sono molto fieri del loro paese, della loro bandiera che sventola ovunque, nelle campagne, sulle montagne, nelle città, nelle pompe di benzina, sulle case, ovunque troverete la bandiera rossa. Bellissima, noi ne abbiamo comprata una, l'abbiamo attaccata al bolletto della moto, e fino a oggi, mentre tornavamo, uscivamo dalla Turchia, gli ultimi che ci hanno sorpassato eravamo a 100 km da Belgrado, vedevano sta bandierina sventolare e si sbracciavano, tiravano fuori le mani dal finestrino. Quando vedono una bandiera rossa
impazziscono totalmente perché sono molto legati, e questa roba mi piacerebbe che anche a noi arrivasse, cioè se noi fossimo attaccati un minimo come sono loro a questa bandiera, avremmo bandiere tricolori ovunque, invece da noi le bandiere tricolori si vedono veramente poco. E entrare ad Istanbul con un sole spettacolare e vedere questi bandieroni, saranno 40-50 metri quadrati, non lo sappiamo quant'è perché sono dentro in alto, ovunque sono. Da qualsiasi punto vi girate su Istanbul, grattacieli, palazzi, colline intorno a Istanbul, è pieno zeppo di questa roba qui. Quindi il turista da loro è roba sacra. È un posto estremamente sicuro, controlli in ogni dove, la polizia è molto simpatica tra l'altro, le moto sono ben viste, quando c'è un qualsiasi problema, una coda, traffico, le moto devono andare e possono andare davanti a tutti, superando qualsiasi fila. Addirittura l'ultima volta il poliziotto ci ha detto passate in corsia d'emergenza. La polizia quando vede una moto gli si accendono gli occhi. Per curiosità, per parlare, per sapere dove venite, poi i controlli ve li fanno ugualmente, però hanno sempre un occhio di riguardo. Insomma, non vogliamo allungarlo troppo, è stato un bel viaggio, pieno di emozione. Bellissimo viaggio per me. Inoltre abbiamo condiviso le serate, diciamo, che siamo visti a cena un paio di volte. E un'alba insieme a Vincenzo e Arianna. Che insomma è stato bello incontrarsi qui, scambiarsi, poi ci sentivamo costantemente con i WhatsApp la sera, dove sei, come è andata, come non è andata. Insomma, abbiamo condiviso questo viaggio non solo noi, ma anche con Vincenzo. Forse condiviso noi per la prima volta, condiviso anche in maniera breve, però noi che siamo abituati ad andare sempre da soli, in questo caso ho condiviso per la prima volta, condiviso alcuni giorni, ecco, le cene, alcuni momenti, però sì, è stato bello anche questo. Esperienza. Comunque, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, e per noi è tanta motivazione. Ciao! E al prossimo video!